Le impostazioni qui va bene, sì, sono solite. Ok, perfetto. Carica partita. Ci eravamo lasciati che c'è Paz intrappolata che dice vuole diventare l'angelo della pace. Questa è pazza, questa è Paz. Mo vediamo, dobbiamo salvarla, farla distruggere il Peace Walker, fare robe. Io stasera finirà la tua run no kill, che in teoria è già finita l'altra volta col cavallo. In che senso? Ora ucciderò per forza. Ma cosa sono messo a fare cose qua? Ma io honestly andrei a fare cose un po'. Le metto a fare intanto. Con i mezzi più mezzacci. E i miei soldati più soldatacci. Volevo fare live oggi pomeriggio, ma ero un po' troppo stressato. E allora mi sono pure andato a dormire. Sono pure incognito, infatti. Ok. Allora, io di soldi ne ho tanti, però di roba da fare non ne ho al momento, a parte quella che sto facendo in questo momento, quindi andiamo avanti. Fammi salvare adesso che ho commentato quella. La missione è praticamente difficile, sono buone armi non letali. Ok, ora vediamo. Più che altro è che il Metal Gear, quello che stiamo costruendo, io onestamente non so a che punto siamo, che ci manca comunque troppa roba per poterlo fare ancora. Le gambe sono quasi pronte, ma tutto il resto un po' me. Le parti opzionali, vabbè, ovviamente ci sono le parti principali, quindi onestamente io non so, cioè mi ricordo mi avevi accennato che era comodo averlo, però se in alto mare ti tocca di fare le IA per farmare. Ho capito. Vabbè, intanto vediamo come andiamo. Allora, beh, ad esempio questa qua non l'ho ancora fatta, ma se per questo di Fulton ancora non l'ho pensato abbastanza per poterla fare. No kill intendo, per poterla fare no kill. Vabbè, andiamo per la missione principale, dai. Raggiungi la torre di controllo. Raggiungi la torre di controllo e fai un Peace Walker prima che lanci le sue armi nucleari. Il Walkman non può essere equipaggiato. Che restrizione è? Il Walkman non può essere equipaggiato. Snake, Peace Walker's being controlled from the control tower. It's to the northeast. Get going. We'll be there to back you up. Si sente tutto bene, vero? Sì, dovrebbe sentirsi tutto da Dio. Mi faccio dei problemi perché l'altra volta ho iniziato la live di... cos'era? Skyrim e non si sentiva un cazzo. Capirai, ok. Allora, intanto parliamo un pochettino. Alla torre di controllo. Damn, that base is even more heavily guarded than Amanda's men said it would be. No kidding. It's gonna be tough to crack without some serious hardware. You may end up having to fight fire with fire, so be ready to use force if necessary. Take as many weapons and items as you can carry. The more protection you have, the better. Roger. I'll keep that in mind when I pick my suit. I'll meet up with you ASAP, Snake. Hang tight for just a little longer. You got it. Posso suggerirti l'equip onde evitare di trovarti bloccato e doverla rifare a metà strada visto che poi è veramente difficile. Ok.
Com'è da battaglia che non l'ho mai vista? Minchia, super pompato la battaglia. Dimmi comunque, dimmi. Consiglia pure. Giusto l'equipe, il resto vediamo come va la missione. Se vuoi fare uno kit ti serve l'arma migliore non letale. L'arma migliore non letale è questa. C'è questa e c'è il Nagant. C'è questa e c'è il Nagant. Non ho altro in questo momento. Ma almeno un'altra buona arma letale da parte. Cioè mi devo portare un'arma letale. E la tuta più difensiva che hai, quella da battaglia, va benissimo. Addirittura, quindi non mi infiltro propriamente. Combat. Allora, la pistola ce l'abbiamo. Magari mi porto anche questo, non mi ricordo che faceva questo. Ah, richiede dei rifornimenti. Sì, ne servono due, una non letale per i soldati e una letale per spaccare cose. Ah, vabbè, ok. Tipo i robottini rompipalle, sì, ci sta. Allora, quella là non letale, questa qua me lo prendo perché insomma, mi servono rifornimenti. E allora mi porto una buona arma non letale. Vediamo. Cioè, letale, no, non letale. Penso che un bel mitragliatore potrebbe starci. Fall. Non l'ho neanche livellati praticamente perché non l'ho mai usato, quindi. Ci servono mitragliatrici proprio a cazzo duro. O mi prendo un bel mitragliatore proprio incazzato o mi prendo solamente un bel fucile tipo il Fall o il classico M1 6A1 che ogni tanto utilizzato. Intanto sistemiamo il resto. Oggetti, prendiamo il Fulton, me lo prendo sempre perché mi fultono delle persone intanto. Lo scudo potrebbe eventualmente servire se ci sono sezioni di guerriglia. Il visolatura non lo so onestamente se serve in questi casi. Più che altro sicuramente le razioni me le prendo. E mi prendo un'altra cosa di tipo questa. Giusto per la vita. Non lo so se serve il visore notturno onestamente. Potrebbe essere utile per il semplice fatto che mi aiuta a identificare meglio magari i soldati, però siamo in una sezione urbana, è difficile che io non noti i soldati onestamente. Sensore di direzione acustica omnidirezionale. Questo può essere buono in generale. Quindi andare a cazzo duro, ok. Quindi non... Pensi proprio che non dovrò fare stealth? Nel senso andare cauto, ma proprio boom boom bang bang? Una granata ce la portiamo, se a mai serva. La ciaffa ce la portiamo. Il C4 non lo so se serve. Per niente, minchia. Ti ricordo che alla fine dello scorso di Madrid è partito... beh sì, su questo hai ragione. Forse come voglio fare uno kill. La granata fumaggio ce la portiamo e a questo punto mi porto anche... Oddio, la C4 boh... Credo, ecco. No, la mina faccio esplodere il mondo. La C4 senza, ma devo far saltare un muro, che cazzo ne so. Che dici, si può fare così? È accettabile una situazione del genere? L'MK22 di 3 stelle lo sto facendo adesso, quindi
Togli l'indicatore, questo. E le granate. Ok. Consigli altro? 5 contro il 4, a posto. Basta? Va bene così? Il Walkman, devo dire, anche il Fulton non credo avrai tempo. Addirittura? I rifornimenti l'ho messi, ho messo la pistola da rifornimento. Tante cure. Ok, allora mi prendo un'altra cura. Un'altra cura, mi chiama le tortiglie. Lo scudo, onestamente, è buono lo scudo. Onestamente non l'ho quasi mai davvero usato. Secondo te averlo comunque può aiutare? Così così. Boh, lo proviamo, dai. C'ho 3 cure. Il Fulton, me lo prendi il Fulton? Lo vediamo. I rifornimenti ce l'abbiamo. Qui abbiamo detto che non avrei neanche altro onestamente da mettere, perché... Ma il caricatore vuota che cazzo? Io non l'ho mai capito. Il rumore provocato lanciando può essere sfruttato... Ah! Per attirare i nemici. Ah, vabbè, tipo utilizzo tipo mattone proprio. Ok, dai. 3 cure. Lo scudo, il Fulton. La pistola che addormenta, i rifornimenti, il mitra, il fucile d'assalto, le ciaffe e il fumo che potrebbe essere utile, dai. Penso che andiamo bene, dai. Che dici? Si può fare così? Gli archivi mi pare che non abbiamo nient'altro, perché abbiamo solo lui qui, che questa cosa l'abbiamo fatta. Degli altri mi pare che li abbiamo controllati tutti l'altro giorno, quelli che abbiamo per il momento. Cico, Yui, Cecil. Qua manca... è vero, qua manca qualcuno. Boh. Il nastro di puzzle è l'unica cosa che abbiamo là. Io porterei un mitra e un bazooka. Fai te come letali. Un mitra e un bazooka. Allora facciamo una cosa, togliamo questo. Prendiamo un bazooka. Magari c'è un robottone, che ne so, da quello che mi stai facendo intendere. E qui metto quello dei rifornimenti, allora. Qual è quello là che lancio? Una volta lanciato premi R1. Ok. Ah no, questo è dell'attacco, Non voglio uccidere nessuno, quindi sia mai che per sbaglio uccido qualcuno al posto d'attacco. Quindi i rifornimenti supporto a lanciare, ok. Rifornimenti. Mo sta tutto a te. Let's go. Vediamo che succede. Prepari gli accendini. The control tower that's controlling Peace Walker is located to the northeast. Go back east the way you came, then head north from there. Però non mi stanno assalendo, quindi alla fine devono comunque aspettare a guardarmi. Cioè sanno che sono lì, però non mi vengono addosso, ecco, diciamo così. No, ok, ora mi stanno sparando. Qualcun altro qui fuori? Quell'altro si è addormentato. Io sto coso gli sparerei proprio a cazzo duro. No. Qualcun altro? Ah. Immaginavo. Immaginavo essere vista qua di mezzo. Aspettiamo che quello si addormenta.
Buonasera Aztec. Ho proprio appena iniziato questa missione. Mi sono fatto consigliare da Airblo come muovermi con l'equipaggiamento. Ok, quello dorme. A posto. Hai messo la corazza? Ho l'equipaggiamento migliore, quindi credo di sì. Cioè nel senso ho la tuta migliore, quindi credo di sì. C'è ancora qualcuno, porca troia. C'è un altro stronzo. Ah no, è un robottino. Ok. Arriva da un altro. Sempre non lethal, siamo in sezione non lethal lo stesso, Sparo solamente alle macchine. Perché le macchine non sono vive e non hanno sentimenti. Capito, Detroit? E ti puttono pure. A te non posso puttonare perché sei troppo in aria. Maledizione. Povero Wally. Vabbè, Wally è bello Wally. Anche se devo dire che Wall-E è uno di quei film Pixar che sono che iniziano in un modo e poi diventano un'altra cosa. È una cosa che non apprezzo particolarmente. Io perché non le sparavi contro? Perché non ce l'avevo equipaggiata. Non ce l'avevo equipaggiata. Me ne vado sempre senza armi pesanti, senza armi letali, perché ho paura di uccidere. Però stavolta ho detto no, portatelo perché insieme ci sono i robottini, altre cose, usala, ok, va bene. Ci siamo per ora. Mi sono preso pure lo scudo, che cazzo. Che cazzo. Your objective lies beyond the gate. That's better. Thanks. Ora va meglio, grazie. Stava parlando. Stavolta ho avvisato, altrimenti avrei voluto ricominciare a metà. Hai fatto bene. Ah, non sono d'accordo con un altro, vabbè. Non capivo. Oh my god. Vabbè, li fate saltare da soli, Ma guarda te cosa bisogna fare per non uccidere la gente che ti vuole uccidere. Più pacifista di così si muore. Può darsi. Poi è la prima volta che li vedo come funzionano e a quanto pare sono decenti, dai. Ho detto, boh, ci proviamo. Belle, un po' rotte le palle. Ovviamente bisogna fortunare la gente perché fortunare è una passione, è il mio hobby preferito. Ancora, che cazzo, quando ti addormenti? Bello lo scudo. Ah, devo dire che lo scudo comunque fa... Porca puttana. Devo dire comunque che lo scudo fa un buon lavoro, dai. Non effettivamente... va bene.
Allora, io chiamerei un attimo dei rifornimenti perché... No support available in that location. Ma Get to a come? place with fewer barriers. Ma va a cagare. Sì, vabbè, che non c'è due. They've okayed the request for support. They're sending out a cardboard box as we speak. Ok, ci siamo riforniti, possiamo andare. Let's go. Adesso in questa missione si prende la doppietta con proiettili di gomma e si gioca a Doom. Non ce l'ho io. Tante cose... Io di non letale ho solamente il Nagant e sta pistola. Madonna santa. This terrain leaves you completely exposed. Can't you make something to conceal yourself? Che cazzo è caduto? Porca troia. Sì, lui. Sto scudo è buono, fate gli scherzi. Male. Mi dà il tempo di poter uscire per poter sparare per subire il minor danno possibile. Che cazzo è su? Aspetta che mi dura un attimo che la situazione non è buona. RPGs, this could be trouble. Ok, ho fili di Fulton, non me ne frega più niente. Come cazzo salgo là sopra? Dove forse arriva fino alla fine, oh madonna. Allora, bello. Non ci siamo capiti, Dov'era il tipo? Non era qua? Eccolo là. Addormentati. Bravo. I bet you could really screw the enemy over by dropping that bridge. No, non voglio fare quel ponte. Se no ammazzo la gente. Non deve morire la gente, purtroppo. Però ammazzo quello stronzo là. Ho ucciso qualcuno. Non ho ucciso nessuno, vero? No, no, non è morto nessuno. Oggettivo fattuale, non è morto nessuno. Giuro che non volevo far saltare il ponte. Non sono accorto, no? Sto sparando ancora, quindi non è morto. Madonna che culo. Bello, non ti sparare però addosso, a fine che muori da solo. Madonna santa, sono troppo forte. Bello fidi Fulton, mi dispiace. Alla prossima. Sto andando bene, per ora. Mancano 2 posti, anzi 3 posti. Oh yeah, tempo sta roba. Cazzo. Dio Cristo. Oh, non è ancora iniziato il livello, oh mio Dio. Vabbè.
Madonna santa. Ok, ce l'abbiamo fatta. Non sono ancora morto. Watch out for the gunship. Oh la madonna! Oh mio dio, ora qua. C'è qua. There's nowhere to run. You've got to take those guys down. Ma è morto per il... Porca puttana, ma non è colpa mia, è morto per colpa di sti stronzi. Ma non è morto? Ma che cazzo? Madonna santa. You're going to run out of cover, Snake. Ok, meno male. Solo due. Ah, c'è un chopper. Non è quello di One Piece. Non si apre sta roba, vero? Sono altri soldati di merda. Che è sta musica? Oh, Donna Bird. Volume alto, madonna ragazzi. Lo alzo un poco di più. È più alzato adesso. Quindi lo fanno accanto a una donna. Come li abbasso gli effetti? No, come li abbassi gli effetti? No. Se ammazzo tutti faccio una... faccio la cosa, non faccio la no kill. Dead in a second. When heavens divide, I will see the choices within my hands. How can we ever protect and fight without time? So let me shine like the sun through the doubt and fear. Do you feel the storm?
quindi non posso fare no kill. Quello all'interno mi diverso. A meno che non si affaccia al finestrino, come fanno tutti solitamente. A quanto pare è la normalità affacciarsi al finestrino, ma questo non si affaccia. Vabbè, allora la devo ammazzare forse. Box as we speak. Oh, grazie. Non ho neanche ucciso nessuno, a parte questo che mi per forza. Mi raffalita con film. Se non si può evitare di non uccidere questo, non è che ci posso fare niente. Magari è il radiocomandato e quello dentro con chi sta parlando. Che bella storia. Cazzo qui! Pericolosa passa solo di tanto, ovviamente ti sei cappato. Ah, figa munizione. They've okayed your request for a cardboard box. It'll be sent out shortly. Solo con la pistola, signore. Ah, ok, si è mega scoppiato. Nice shot. Nice shot. Ma non ero sicuro. Look, Snake, the gate. These must be the last of them. Finish them off and head on through. Ah, non abbiamo finito. Oh mio Dio. Chi è? Oh mio Dio. Sono pretty good? O sono pretty woman? Come la donna qui che canta. È la... Ma l'hai ucciso tu! Ah no, che non l'ha ucciso, l'ha ucciso. Ma perché mi sparate i missili a vicenda? Siete pazzi! Vieni qua, vieni qua! Bastardo! C'è solo qui la pistola... No, ci sicuramente anche altro, ma non lo sbloccavo. È famoso per deludere le aspettative. Perché? Cosa ho deluso? Ho giocato bene, non ho ucciso nessuno a parte quello che non potevo non uccidere. Ciao Davide. Posso rimettere il volume più abbassato? Ehi, Volca, buonasera. Snake! Lo lascio alzato. Big boss, you made it. Too late, though. The false data's already in place. False data? That's right. Peace Walker is designed for deterrence, nothing more.
She is incapable of initiating a nuclear attack on her own. She will only awaken and attack when it's time to retaliate. Peace Walker is a weapon of peace, after all. First, we'll enter data for an imaginary Soviet nuclear strike on the US homeland. Ah, ecco. After assessing the data as a threat, Peace Walker will automatically enter Quindi retaliation forzate mode, la mano. selecting the Peace optimal Walker. target from a predefined Fate finta che vi attacchino. For this scenario, we have reverse engineered the false data so that she'll inevitably end up choosing the Caribbean Sea as her target. You're really gonna do it, aren't you? Know this: Peace Walker's retaliation will be the first and last of the Cold War. It is the only way we will ever come close to achieving true peace. All that is left is to enter the code. No! No! Stand down, big boss. What the fuck? You're late. Ooh! Professor. Professor? Yes, well, taking over the base took longer than expected. But I brought the technology. What? You provided E the tanto money. non si vedeva, che cazzo. Center alone could never Ho detto have che cazzo viene fatto accomplished questo, so dentro alla much fine in so compare, little infatti. time. Zadornov, you backstabbing son of a... Backstabbing. Correct me if I'm wrong, but were we not enemies all along? Do you really think my comrades were working for the company? Do you truly think we'd faithfully serve a pack of depraved capitalist Che dogs? schifi What are you capitalisti. going to do? Launch a nuke. Target Cuba. Have you lost your mind? What would you possibly gain? We won't be the ones launching it. You, the Americans, will attack our ally, Cuba. Secondo te la situazione? What? Think, Coldman. We're on an American base. Minchia, Cuba eagerly proprio. Endorsed and supplied by a pro-American regime. What's the international community to think? The world will burn with anti-American sentiment. Communism will spread across Latin America unchecked. Let the age of deterrence be undone by the Maledetti deterrent cubani itself. non approverebbe il Such CE. is the Kremlin's plan. Penso che non You approverebbe. son of a bitch! Us, come here. Shoot him. Shoot him? Ah, pure? Professor Galvez. I am Vladimir Zadornov. And Vladimir means ruler of peace. Now, Come Putin. Putin vuole fare la pace. Don't do it! Uccidendo i nazisti. remember what they did to you at their base on the coast. For what Coldman's done, he deserves nothing less than death. Minchia. Boss, I'm sorry. I can't. Truly a child of peace. No, wait! Only fitting that retribution be delivered by a dead hand. You missed on purpose. Che mira di merda. No, ha mancato di Your part in proposito. This isn't done. I need you to enter the code. Doctor, the target is now Cuba. Please make Mi fa the strano necessary pensare che, modifications. che Coldman era meno cattivo di questo. Cioè, nel senso. Don't even think of resisting. Davvero lo voleva attaccare Cuba, I'll ecco. crush you, but only after I crush your beloved first. Oddio. Cioè, era meno peggio Coleman, diciamo così. Not that! Cuba is now the retaliation target. Very well. Good. It is done. As for you, big boss, I've been watching you all along. You've performed beyond even my highest expectations. A true commandante. What are you talking about? Why do you think I summoned you to Costa Rica? Had you make contact with the Sandinistas? A true intelligence operative never gets his hands dirty. Need a revolution? Manipulate the locals into doing it for you. You mean Amanda and the Sandinistas? You've done well.
You took a ragtag band of guerrillas, children, and shaped them into a full-fledged, formidable army. And now, you'll truly become our century's most complete human being. Che Guevara? None other. A hero who, gunned down by the CIA, becomes a legendary icon. Ooh. The Sandinistas will rise up in revenge, overthrowing the pro-American regime and wresting Nicaragua from US hands. And the nuclear strike on Cuba, naturally, will be the last straw. Minchia che Mammal piano data però, entry is complete. Mica male. Dead at age 39, just like El Che. Ironic, isn't it? In the end, a legend is merely fiction. You'll die as the boss did, and become as did she, an eternal fraud. No, è arrivato Miller incazzatissimo! Vinceremo! Freeze! Dare point your gun at a comrade? We will not be pawns of the KGB. We will win our own victory! No, Hasta la victoria siempre! Hasta la vittoria sempre! Amanda! Chi fa da sé fa per tre! Look! We're back in Nika! Non dire gatto finché non c'è nel sacco! I mean, Comandante! Boss, you hurt? I'm fine. Minchia! Big boss. Big boss! Madonna santa, dai cazzo! Big boss! 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 You're a regular Joan of Arc. Minchia, ma addirittura. You're the hero. Un po' Giovanna d'Arco ci sta. You saved my Se si life. finisce tutto bene, basta, si è salvato il mondo, no? Ora tipo succede che cazzo ne so, la The Boss IA impazzisce. Ma questo è Big. Big Boss indoamericano, spagnolo è proprio Big Boss. No, Yui, che cazzo stiamo a fare, Yui, no, non mi fa incazzare, Yui. Paz can stay with us until she's back on her Stai feet. calmo che quando uno si tocca gli occhiali in quella maniera non finisce mai bene. Coldman's lost a lot of blood. He may not make it. Where's Amanda? Back with her compas. She'll catch up later. How about you, Snake? I'm not done yet. The AI. I have to finish this. That boss is a fake. I'm gonna bury it. We'll save the champagne until you get back. May as well celebrate peace while it lasts. Sì, Nix, sì. I didn't bring Amanda è her guppa. back to life because I was forced to. I wanted to know how she really felt. How it really ended. The boss is dead. No, she's alive. Some truths are better left buried. You don't mean that. Be honest. You want to know too, don't you? Whether what you saw and heard at the end was the truth. She'll tell us. I know she will. Thank you for stopping them. And I'm sorry. I can't imagine how it hurt. I'll live. I'm used to shock therapy. You are? Well, it's very kind of you to say. Let's go meet her, shall we? Get in, boss. Andiamo a incontrarla. Don't pick up a gun unless you know how to use it. Aiming a weapon alone doesn't make it a deterrent. You're the angel of peace. Leave the guns to us. That was our agreement, remember? The army's leaving Costa Rica now. The mission is complete. Miller non è che l'ha fatta apposta, è stata costretta. Non ha neanche sparato lei. They
fermate sto vecchio! Sto dicendo. Ah no, guardate! Ah sì, no, guardate! What's that noise? Vabbè, ma uno più scemo dell'altro! What'd he do? I should have killed you when I had the chance. NORAD's nightmare is about to begin. What? Peace Walker determines retaliation targets based on enemy nuclear strike data. That data can be sent to third parties as well. We got big problems, Snake. Coleman's activated the nuclear launch switch. What? And the target's Cuba. Yeah, but that's not it. The son of a bitch has screwed us all over. When Peace Walker was activated, it started transmitting the false data set to NORAD. It's using a spread spectrum MLF signal. It can't be blacked out, even by EMP. There's no way to tell the difference between false data and the real thing on a radar screen. NORAD will have no idea it's all a ruse generated by Peace Walker. They'll think it's a real Soviet attack. They'll pass on the data to the National Military Command Center. And Washington will have to choose whether or not to retaliate. This could get ugly. Unless we stop it, we're looking at a retaliatory chain reaction. Ma che cazzo però, No, lasciate Coleman vicino alla console, mi raccomando. You need to panic. The nightmare will end soon enough. What do you mean? Coldman's aim is for the bureaucrats in Washington to see the importance of a machine like Peace Walker. He's trying to prove that humans don't possess the will to launch nukes. Everything will be fine. They'll never retaliate. They're only human. Kaz, where's the president? Last I heard, he was in the middle of SALT II negotiations in Vladivostok. With the president gone, Nuclear Launch Authority passes to the next person in the chain of succession. The vice president's gone too. So after him comes the speaker. President, vice president. Not one among them has the courage to push the button. Oddio, di che stiamo parlando? No one willing to enter history as the great destroyer. Non posso darti in giro Universe. In the end, it's not their lives that people value most. It's their reputations. The bureaucrats in Washington may not be able to retaliate. Peace Walker, on the other hand. She's loyal to the mission above all. And she's well aware that guaranteed retaliation is essential for nuclear deterrence to work. Peace Walker is the perfect deterrent. Cuba would not have been my choice of targets. But you can't make peace without breaking a few eggs. Now that Peace Walker... Va, la stessa cosa che dice Armstrong. Retaliation is inevitable. Are you insane? You think it'll end there? Questo You're è about to perfettamente unleash all-out conica. nuclear war. Somebody find out what's going on at NORAD. Mammal's got a connection to NORAD. We could monitor it with the right equipment. I've got you covered. I've got NORAD on the line. Sir, we're tracking unidentified targets. Current apogee 20 degrees. Estimated time of re-entry is 2250 Zulu. Have they contacted the president? Coverall is not responding. Warning system checks out. No corresponding natural signatures. Data is assessed as reliable. Cut the data transmission. We can't say for sure Washington isn't going to retaliate. The only one who knows the abort code is Dio me. santo. I die. No one can turn it off. Even if they do strike back, I'll already be dead. I can only pray that my theory, my peace, is proven. Sì, tanto che cazzo te ne frega, mo muori, quindi mica i problemi li passi tu.
Go to DEFCON 3. Get Zach on the phone. This is Crystal Palace. Stand by for an emergency meeting. They're at DEFCON 3. The false data and the nukes are both coming from the same source. We have to stop Peace Walker. The only way is to destroy her. She's entered launch mode. Peace Walker's rendered her judgment. The target is Cuba. Snake, don't let it launch the nuke. Ma porco schifo! E comunque Yui mi sa molto di sus. Lo fanno vedere solamente in maniera un po' dark. Che cazzo vuole Yui? Mi preoccupo. Ma quello a piedi, sicuramente ora. Sa com'è, non avesse ammazzato il cavallo pensando fosse un cavallo di Skyrim. Povero cavallo. It's calculating ballistic trajectory. Once that's finished, it's all over. Snake, you've got to destroy the platform. Ma ora? Ah, ok, prossima missione. Ok, minchia, mi sembrava strano. Sì, ora nel senso prossima missione. Eliminazioni 0! Eliminazioni... Non ha contato il tizio nell'elicottero! Ma sono troppo forti, cioè non è possibile. Non è davvero possibile queste grandissime capacità di non uccisioni. Becca di questa, Nix. Bug palese. È comunque una dasha può risultare commovente. Che cosa? Lash Puppy nuovo. Visto? Mi servirà sicuramente contro i Peace Walker. Ti riporto per minacce. Ah, buono. Nuovo modello di spaccatutto. Granate un po' più forti. Il tè che non fa male. Ah, ok, pardon. No, si è fatto la malattia l'insetto. Te gioca che leggi. Allora, salviamo un attimino. Quindi last boss fight contro Peace Walker. Vabbè, arrivato. Forse last, non lo so se è last. Presuppongo. Oh, sessualmente molestati dagli alieni, interessante. Vediamo un po' come è andata qui. Tanto per un po'. Che a po' incazzatissimo. Dai ragazzi però, cazzo. Porca puttana, Killfish è vivo. Mi depura nel modo più naturale. Grazie mille Asta. Solo che ne approfittavate. Non abbastanza. Dai cazzo! No, Killfish! Ok. Non vaffanculo, Gigione rosso. No! No, porca di quella puttana! Che sfiga di merda! Smantellato a causa dei gravi danni subiti durante la vaffanculo.
Che merda. Che sfiga di merda. Ho sbagliato, vabbè. Beh, ho sbagliato. Aspetta. No, non qui. C'è uno che è meglio a cucinare che a fare altro, aspetta. Eccolo qua. Tu vai a cucinare. Ok, poi tu sei bravo a spiare. Tu sei bravo a cucinare. Tu spii. Tu medicini. Tu fai schifo e basta. Tu sei bravo a combattere. Tu fai schifo, ti congelo direttamente, Roby. You're fired. Sei firato. Allora, come siamo messi? 52 lì, ok, quindi ne devo togliere 2 da qui. Quelli più scarsi li togliamo. Anzi no, più che toglierli li metto da un'altra parte semplicemente, che possono risultare utili, tipo te magari in medicina e te pure te in medicina, dai. Tanto li gestisco così. Il resto mi pare a posto. Ok, ce ne sono alcuni in cella mi pare. Sì, esatto, devo aspettare un attimo, questo è buono per combattere. Ok, andiamo qui. Armi, abbiamo la fall, vai. Oggetti, abbiamo questo che ha un gusto migliore e queste è mate. Mac, purtroppo abbiamo perso un Mac perché porca di quella puttana, abbiamo perso un elicottero. Ora ho 2 carri armati. Allora posso dire che una cosa la posso andare a fare qua. Fall si legge come è scritto. Fall. Non ho detto fall. Ho detto fall. Ah, ho detto fall, vabbè. Pardon. Fallo? Fallo. Sempre i cazzi. Salviamo di nuovo, abbiamo fatto queste altre cose e andiamo dritto per dritto a vedere di fare i culi, anche se non è che abbia chissà quanto di potenza, ecco. Vediamo. Ho un nuovo lanciarazzi. Battaglia Peace Walker 2. Missioni secondarie, abbiamo qualcosa di nuovo? Non si sporcano niente di missioni secondarie. Peace Walker. Impedisce a Peace Walker di lanciare le sue armi nucleari e ottiene il controllo della piattaforma. Ok. Snake, don't let it launch the nuke. Sarebbe quello l'obiettivo. Sì. Amanda, cosa mi dici? Snake, you have to stop the launch. It's going to strike Cuba. I know. The situation's changed completely now that it has been upgraded. I do not know if your old tactics will work, but the basic strategy remains the same. Try to anticipate what it's going to do before it does it, so you probably won't have as much time to stand around staring. Wasn't counting on it. I'll manage somehow. Dai. Oh, Yui? Hai qualcosa da dire? Snake, you have to stop Peace Walker from launching that nuke. Calm down. What do I need to do? To tell you the truth, I don't really know. The mammal pod has probably enhanced both its thought patterns and mobility. The S-mines, rockets, flamethrowers,
They're all the same, but I don't know what else to say. You'll just have to stay sharp and watch for how it behaves before each of the attacks. I'll give it a shot. There's no time for anything else. Sorry, I can't be more helpful. You can do it, Snake. Molto utile. Grazie mille. Apprezzo molto. Vediamo se c'è qualcosa qua. E lì no, e vabbè, ma quella magari Stranamore mi dice qualcosa. Non mi vuole dire niente, Stranamore. Ma guarda che tuo figlio non ti somiglia. Allora togliamo il Fulton che non mi serve. Lo scudo eventualmente mi può essere utile, anche se non credo che mi sarà utile in generale, perché insomma queste qua sono armi che devo tenere a due mani, quindi difficilmente potrò tenermi un coso. Allora, RPG 7. Un nuovo modello di lanciato a produzione, usa munizioni potenti e faceva portare, non è molto preciso ma compensa grazie al suo mirino. Vai. Usare principalmente il lanciarazzi, quindi tutti infatti. Più che altro prendo questo e poi prendo il Gustav che spacca i culi, il Gustav, quindi risultati di precisione elevata, altre velocità diretti, ma richiede un po' di tempo per la ricarica. Classic queste due, penso a questo punto non mi prendo il Nitra, mi prendo un altro coso. Il Nitra lascio, lo può servire? Ok, la lascio. Al massimo mentre aspetti i rifornimenti, se hai intenzione di prenderti in faccia qualche razzo per variare, non so. Indicatore di rifornimenti, sì. La chaff, non lo so se può essere utile la chaff, il fumo sicuramente no. Granate, boh, forse. Mi prendo dov'è? Il coso dell'attacco, ma forse può essere utile. Magari, che ne so, lo piazzo e... Ah, indicatore d'attacco ce l'ho anche qua. Ok, ce l'ho anche lanciabile, buono. Prendiamo i soldi, sì, i soldi. Prendiamo le cure. Prendiamo un po' di... non lo so. Questo prendo quello o prendo questo, quindi è meglio quell'altro. Meglio gusto. Boh, prendiamo un po' di tè. Why not? Le bottiglie ce l'ho già. E poi prendiamo un po'... Io non ho capito a che serve la bibita gasata a gusto di agrumi. A che serve? Non c'è scritto che fa. Ripristina la psiche? Con 0 calorie, qui in caso Snake non voglia ingrassare. Questo ripristina la psiche. Boh, non so se ripristina la psiche. Allora, Gustav, RPG, Mitra, rifornimenti. Giusto? Cosa di rifornimenti, Sì, è quello che lancia i rifornimenti. Questo lo lancio per l'attacco, 2 granate, le ciaffe in caso possono servire, let's go. Temate si pronuncia con la E di te, leggermente chiusa. Grazie. Cioè, come? Non è semplicemente te. Basta, spacchi, qui devo spaccare tutto io, non è possibile. You've got to stop Peace Walker before she can launch her nuke. Self-defense system online. Non è come tipo estate e con la E aperta come fatto prima. Ok. Con la E aperta prima e poi prima. Silent 1 minute to launch. Non è male questa cosa. Silent rocket launcher. Che cazzo? Silent rocket launcher. Ma non fa il cazzo! 30 seconds to launch. We're running out of time. It's about to launch. Hurry! Silent rocket launcher. It's gonna launch. Do something! Sto facendo qualcosa! We're too late! Oh God!
ce l'ho fatta! All'ultimo secondo, non ci posso credere! Ma che cazzo? Jump engaged. Flamethrower engaged. Sì, è enorme sì, ma porca troia non me l'aspettavo di farcela all'ultimo secondo. They've okayed the request for supporting fire. It should commence any second now. Flamethrower engaged. No. They've okayed the request for support. They're sending out a cardboard box as we speak. Firing rocket launcher. Vedendo che Big Boss è grassa. They're about to commence the requested supporting fire. Stay clear. Jump engaged. Do you have enough ammo and items? Send us the support. Dove cazzo vai? Ehi qui. Vedendo che le difende deve essere forza più bassa dell'uomo? No, non detto questo. Sono 1,64 m, ci sono un sacco di donne più alte di me. Jump engaged. Jump engaged. Oggi è andato in acqua. Initializing nuclear launch sequence. Un'altra volta? What the fuck? Opening missile hatch. You've got to stop Peace Walker before she can launch her nuke. Dai, pod mammifero, dai, cazzo. Switching to self-defense. Fuck you. Firing drill missiles. Madonna. Oh madonna. Dopo ce ne sono un sacco più basse di te, ma anche più alte di me. Sono davvero molto la madonna, che cazzo sta succedendo? Perché... lo so. No, ce l'ha là il mamma, non è sempre attaccato il mamma, non è sempre quello. Ah, ne ha due? No, non me l'ho reso conto. No, mi sono stancato! Non avevo visto la psiche. Launching S-mines. Launching S-mines. Launching S-mines. Launching S-mines. Ma che cazzo ha? Ma sta due zampe con il cane. Launching S-mines. Launching S-mines. Launching S-mines. Launching S-mines. Via il culo. Launching S-mines. Launching S-mines. Launching S-mines. Jump engaged. Launching S-mines. Rocket launcher. Face me. Face me? Via qua, che faccio?
della Madonna, ma che è? Vabbè sì, l'altra volta era solo più facile. Grazie per il tuo gusto. Ma mi devi... Ah, ma proprio me lo devi, Ma mi devi ai missili, ma che cazzo? Devo sparare al culo. Prova per potenziare sta roba. Ma what the fuck, pure il culo me lo... Ma che cazzo? Ah, è Fortune all over again. Questo lo so. Ma stai ferma! Firing rocket launcher. 1 minute to launch. Firing rocket launcher. Switching to self-defense mode. Madonna, quanto sta messo, che cazzo è? Sì, quando la persona brilla. Sì, sì, ma pensavo che nel sedere si potesse, invece neanche nel sedere. Effettivamente Miller e gli altri con gli elicotteri potrebbero pure darmi una mano e sparare di qualche missile, effettivamente non è che sarebbe una brutta cosa. Non mi dispiacerebbe, Devo pareva. Perché ho finito munizioni, ma dopo. I bambini sugli elicotteri. Firing rocket launcher. Switching to self-defense mode. Firing rocket launcher. Spieghiamo un po' di questo. Firing drill. Rocket launcher. Firing drill missiles.
Vado sul culo infatti ora, se ci riesco. No, non ci riesco. Oh, l'ho beccato perché si è voltato. Sono l'unica munizione. Ok, non posso più. They've okayed the request for support. They're sending out a cardboard box as we speak. Vado col fucile, sì. Vado a finire la roba. Costaria drift. Mamma mia, initial D, déjà vu. I just been in this place before. Mi ha mancato che culo. No, non volevo piegarlo. Oddio, che cazzo è? C'ho quei raggi laser. C'ha tutto, ma che cazzo è meglio del Metal... Ma che cazzo, ma tipo 20 anni prima c'avevano una cosa meglio del Metal Gear. Comunque posso lanciare i lanciacazzi adesso. È meglio del Metal Gear in ogni cosa sta qua. Che cazzo? La cosa per la psiche, dammi un po' di te. Grazie. Ci sono andato alla kojima, perché non ci andavo a girare proprio a cazzo duro con ste boss, urla pure? Ah, comunque non mi cantano più la canzoncina, mi dispiace un po'. Lo so, erano altri a cantare. La, sì, la. Quella canzoncina era bellina. Come cazzo lo blocco? È in una posizione molto scomoda. Ok, io ho bloccato le gambe, Non mi respraglia le gambe così la destabilizzo. Vedi, pezzi non si sono passati. Però mi piaceva.
Launch angle set. 1 minute to launch. You've got to stop Peace Walker before she can launch her nuke. Firing rocket launcher. Switching to self-defense mode. Jump engaged. Flamethrower engaged. Se vabbè, certo, il controllo Freeze. Ok. Ok, no, non è... No, era proprio la... Posso farcela? Boh, ci sono. Non riuscivo a usare bene il visuale. Via un po' di te, grazie. They've okayed your request for a cardboard box. It'll be sent out shortly. Engaged. EM pulse at maximum. Ok, Mitra. Mitra time. Firing drill missiles. Poi non voglio sorprese come l'altra volta, se vi ricordate, l'abbiamo già fatto. They've okayed the request for support. They're sending out a cardboard box as we speak. Freeze. Use the left stick to resist. What the fuck? Flamethrower engaged. Basta, madonna. Oddio, ma ho finito le munizioni. Jump engaged. Ok. EM pulse at maximum. Firing drill missiles. Face me.
Alzati, ma... Cazzo sta succedendo? Oh madonna! Madonna! Ma non mi fido. Madonna. It stopped moving. Snake, you did it! You stopped the launch! Huey, how's NORAD? Not good. BMUS continues to track the targets on radar. The SP satellite status is green. Still assessing as reliable. Chairman of the Joint Chiefs, a representative of the Secretary of Defense and Congress have arrived at NMCC. You've only damaged the drive system. The data uplink's still intact. We've got 1,500 Soviet ICBMs crossing the North Pole. Target region is confirmed as the west coast of the United States. Go to DEFCON 2. Prepare to launch ICBMs. How do I make it stop? Peace Walker is a fully autonomous system. Unlike the other machines you fought, its command authorities are all located inside its cerebrum, the mammal pod. We've got to stop the mammal pod. I don't have the abort code either. Coldman was the only one. Snake, destroy the AI inside the mammal pod. The inner barrier protecting the mammal pod is designed to be as strong as a bomb shelter. What's it gonna take to get through? I guess an atomic bomb will do it. You trying to be funny? No, I'm telling you, that armor was designed to withstand a nuclear war. C'è un coglione. We can't get through to the president. The decision is on us. You can't be serious. There's no way I'm gonna wipe out the human race. This is the president's call. There's no time for that. We need a decision now. Huey, call NORAD. We have to tell them the nukes aren't real. I'll give it a shot. Forget the order of succession. If we're all going to hell, let's take those bastards with us. We have 12 minutes to impact, sir. May God have mercy on our souls. Jesus. Coldman guessed wrong. They're gonna go through with it! The platform sustained a lot of external damage. All we need is some pressure. Pressure? Sink it in the lake. With that much water pressure, even the tiniest crack should be enough to flood the innards. The AI pod is a mass of highly sensitive electronics. Short the contacts and the signal will stop. How much does that thing weigh? 500 tons. It's hopeless. We can't move that thing. Non sono Kratos, è un po' difficile. Incoming MIRV warheads have separated. Estimated time to impact now, 11 minutes. Sir, we've got a call. The president? No, sir. Then who? He, Spit it out! He claims to be Big Boss. Big Boss? Patch him through. Mr. Chairman, I'll get straight to the point. Cancel the retaliatory strike now. What? The radar blips you're seeing are all fakes. No one's launched any nukes. How do you know? The launch data is fake, part of an experiment that leaked. You weren't supposed to receive it. Your radar is showing missiles that don't exist. If you're lying, then we've got 10 minutes till we're toast. We have to retaliate or more Americans die. The experiment was planned and executed by the CIA station chief in Central America. Then put him on! He's dead. I can give you his name, though. We need more than the authentication code you gave the switchboard. We need proof you're actually Big Boss. Do you have any? All right. If you know the name Big Boss, then maybe you were there at the ceremony when I received the title from President Johnson. Indeed I was. We don't have time for this bullshit! Hold it! Let's hear him out. You were saying? At the ceremony, the DCI tried to shake my hand. I refused. What happened in that room is classified, top secret. Only a handful of people would know. He's making it up! Don't listen to him! Wait! Why did you refuse to shake his Ma saranno hand? cazzi suoi. Because I knew where my loyalty belonged. Everybody, listen to me. Those Soviet missiles are fakes. What?
You're actually going to believe him? He's right. This is some sort of commie trick. No, it's the real big boss. Trust me. How can you know for sure? Because I was the Army Chief of Staff back then, and I was standing right next to the DCI when it happened. I saw everything. Poi vi leggo, ragazzi. You saved us all, Big Boss. We'll stand down the alert. Thank you. When we meet again, I hope you'll shake my hand. Oh! What are you doing? The fuck? Sorry, Chairman, but we are not standing down. Damn it! Those worthless sacks of... Wait. Jack. Jack. Oh, it's opening. What the fuck? She's calling to you. What the fuck? Destroy the mammal pod and the data will stop flowing. Please, stop her. What the fuck? Sta roba è successa davvero solo che era in Russia e il Sant'Uomo a capo non lanciò i missili. Madonna, questo non lo sapevo. I've been waiting, Snake, for a long time. Waiting for your birth, your growth, and the finality of today. Boss. Like us. I didn't raise you and shape you into the man you are today, just so we could face each other in battle. A soldier's skills aren't meant to be used. Ma questo è un crossover con Persona, le farfalle. So then, what is an enemy? Is there such thing as an absolute timeless enemy? There is no such thing, and never has been. And the reason is that our enemies. Ragazzi, mi ricordavo solo la questione di Cuba io. Che si stava per sfiorare una nuova guerra. Ma non successe. The world must be made whole again. The philosophers must be reunited. I will devote my skills to that purpose. And with the Colonel's money, I will achieve that end. Just as I once created the Cobras. They are my family. I may no longer be able to bear children, but I still have a family. 10 minutes of our lives. Fox jumps over the lazy dog. Sto facendo di nuovo. Ma è una IA che mimica la boss, non è la vera boss. La vera boss è morta. Cosa è il pi greco? Secondo me Big Boss The Boss sapeva il pi greco. I may no longer be able to bear a family. About 3 months the operation. 10 minutes of our lives. You're a soldier. All that's I may no longer be able to bear children. Jack! A family. Commence the operation. Jack! Make this the greatest 10 minutes of our lives. Jack! You're a soldier. All that's Jack! is my life. Valid data regions. 0. Exit all done. It stopped. The data uplink's bypassing the mammal pod. Put down the gun! Come to your senses, man! The fate of the world, the fate of the Earth is at stake here! Why? I don't understand. Answer me! Tell me why! Answer me!
6 minutes remaining. Wait. Authority rests with me now. I'm ordering a retaliation. No, don't! It's the end of us all! Who gives a damn? I'm not gonna sit here and die like a dog! If the Russians are gonna kill my family, destroy my country, I'm taking them with me! You see now, Chairman, deterrence is just a fool's dream. Why? Why won't it stop? Sometimes the body continues to live even after the brain is damaged. The boss AI isn't doing this. I think it's something rather more primitive. Reptile has taken up mammal's dying wish. No. Stop it. Don't just sit there. Stop it! Continua nella prossima missione. Oh my god. Madonna santa. Americani sempre stupidi. Mi dissocio, però gente da fare. Cioè, comunque riguardo quello che hai detto prima, cosa successe di preciso in quell'avvenimento? Perché onestamente o non lo so o non me lo ricordo. Perché ricordo la questione di Cuba, non ricordo il resto, questa cosa qua onestamente. Unità di potenza Zik. Oh minchia, finalmente ho una parte per lo Zik. Gambe. Uno stormo di anatre. Ah, forse... Aspetta, ho un flash. Forse la sapevo questa cosa, sottolineo forse. Ok. You're fired. Ho fatto. La procedura. Ah, è che voglio vedere questa cosa com'è andata. Voglio vedere questa cosa com'è andata. Fammi vedere questa cosa com'è andata. Mi viene l'ansia. No, non voglio più vedere il registro. Com'è andata e basta. Voglio vedere se è distrutto qualcosa. Ok. Fammi salvare. Sei minuti? Come 6 minuti? Ah, vabbè. Vabbè. Battaglia Peace War. Ma com'è battaglia? Impedisci lo scoppio di una guerra mondiale nucleare. Snake, you have to stop that data from being sent. Vabbè. Devo lasciare la roba così com'è. Qui non c'è niente, andiamo. Andiamo. Scusate, il lato completista in quel momento mi ha preso un attimo sopravvento, volevo vedere cosa non c'è. Dobbiamo sparare al rettile, dobbiamo sparare. Snake, you have to stop that data from being sent. Ah, non c'è barra di vita, non c'è niente. Qui c'è ovviamente il muro. Ma sangue? No, è olio. Ecco, il kojima è un po' particolare.
Non c'è un tempo limite però, Sembra che di... Avanti lei, ha appena ucciso Krillin e il credo sta per esplodere. Sì, sta per esplodere. Quante puntate mancano? Spacco di ucciso. Paura a te. Oh, ci ha messo lì. Aspetta però. Era un caso o era normale? No, era solo una cosa dopo particolare. Sì, non c'è il tempo limite neanche. Strano che non ci sia il tempo limite. Non se l'aspettavo. Era solo sparargli così e basta, senza manco tempo limite. 175 seconds. 170 seconds. 165 seconds. 160 seconds. 155 seconds. 150. What the fuck? 2 seconds. 105 seconds. That song. Boss, is that you? How in the... A ghost in machine? She's drowning herself to stop the transmission. Look! It's functional compensation.
When the human brain is damaged, sometimes it recovers over time. Other parts of the brain take over the functions of the damaged parts. Mammal and reptile were patterned after different parts of the human brain. When those parts were assembled together into one, they must have become capable of functional compensation. Her memories remained with her. Is this her answer? The song. It's clearly not thinking rationally. It's not using its head. It's using its heart. This is the fate she chose for herself. The boss's innocence has been proven. Do you hear it, Snake? Do you hear the boss's song? You saw it, didn't you? When you went to space, that there's beauty outside of battle. At last, I understand. In the end, it was you who put down your gun and chose instead to sing. They can all hear you. I know they can. And your will shall surely live on. That's what you wanted. So much that you gave up everything you had. But you couldn't achieve it. Isn't that right? And still, all you can do is sing. There's no peace to be found anywhere. And so, we can only keep on hoping. Hoping for the illusion we call peace. Nel tempo tutti gli eserciti devono essere completamente aboliti. Sembra un uomo distrutto. È pesante. Devo scrivere così. Ah, volevo dire prima, mi era venuto in mente una cosa prima quando c'era il filmato, però non ho voluto dire niente per non rovinare il momento. Ma quando ha detto a Ghost in a Machine, o in the Machine, quello che è, occasione mancata di dire Ghost in the Shell. Lo dovevo dire. Che ho visto. By the way, è pesante. Ho dei dubbi, onestamente. Cioè, più che dei dubbi, ho delle cose un po' conflittuali dentro di me. Ci sarebbero tantissime cose da dire ora in realtà, ma secondo me è meglio aspettare
Ancora per alcune cose, hai visto comunque Snake che ha buttato via nel mare dopo 10 anni la fascia per la fronte che era di The Boss. Sì, era alla fine. Quando si è affondato il Peace Walker ha buttato pure la sua fascia. Dedicated in memory of Project ATTO. Project ATTO? È un gesto molto importante. Sì, sì, certo che è molto importante. Ha finalmente detto addio. 24 novembre. Gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica sottoscrivono il trattato SALT. Il trattato limita il numero di vettori nucleari italiani da 2400 per ogni schieramento. L'ex primo ministro del Giappone riceve il premio Nobel per la pace e la stesura dei 3 principi giapponesi della non proliferazione nucleare. Minchia, le scale giunte velocemente. La liberazione dei prigionieri, Nicaragua. L'ex presidente della Costa Rica ammette la cooperazione con la CIA. La campagna di Orlando. L'elezione del Vietnam in Sud e un del Nord. Il solito napoleonesi si sganciano in Europa, gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica completano la prima collaborazione pacifica nello spazio. Assassinato, l'Unione Sovietica invade l'Afghanistan, le Nazioni Unite fondano l'Università della Pace in Costa Rica, il presidente della Costa Rica, il permesso dello studio delle basi militari americane del suo paese, dedicando della Costa Rica, Gorbaciov, cade il muro di Berlino, il governo della Costa Rica convince il Panama per il Sud. Forse per motivi di copyright non potevamo dirlo apertamente. Cosa? Ah, vabbè. Quella cazzata che ho detto io. Capitolo 5. Sì, certo è una scena simbolica. Sol ha detto addio, lo dirà dopo lui stesso. Salve, ma anche adios, sono potuto arrivare solo ora che ero fuori, domani sveglia presto e vado a pescare il sub finalmente. Grande Feder. Noi abbiamo finito la storia di Peace Walker, anche se penso che ci sarà qualche altra cosa da ascoltare. Grazie per essere passato. Intanto Yue diventa padre e il figlio viene chiamato Al, ok. Ti ho detto che oggi avremmo visto i titoli di coda, non mi ha detto avremmo finito. No, non l'ho detto che ho finito, però non lo so cos'altro c'è dopo questo. Sì, comunque diciamo che, a parte che è un momento molto carico questo, proprio emotivamente carico, però vedo se c'è altro da ascoltare, vediamo se c'è altro da ascoltare, c'è sicuramente altro da ascoltare. Bella bella. È stato tosto il boss, però ce l'abbiamo fatta senza morire. Non ci vero mica la sorpresa, no? Poi conoscendo Kojima, conoscendo i Metal Gear dal primo Solid in poi, alla fine ci sta sempre un dialogo importante alla fine dei titoli di coda o su per giù, quindi mi aspetto che ci sia questa cosa pure qui. Sì. Non c'è solo da ascoltare. Non è proprio finito il gioco, no infatti non penso proprio. Ciao Orso, buonasera. When heavens divide, I will see the choices within my hands. How can we ever protect and fight with our tiny souls? Let me shine like the sun through the downs. Do you feel the storm approach as the end draws? Per risolvere il tuo specchio del PC, basta. Temo onestamente che vorrei prenderlo su PC Ground Zero. Non mi fido del mio PC. Minchia Fede, Metal Gear ha sempre delle canzoni più. Lo so, l'ho alzato apposta. I will see
Sì, ora la canzone è finita, quindi penso di poter parlare. Vi abbasso il volume. Se questo che camminare Kojima God. Sì, Orso, se è così io me lo voglio comunque prendere su, cioè io preferirei prenderlo su PC, giocarlo su PC. Quindi Phantom Pain ce l'ho già per PS4. L'avevo trovato tipo a 5 euro da qualche parte, però non l'ho mai giocato. Ground Zeroes non ce l'ho, devo recuperare. Però ripeto, preferirei giocarle su PC onestamente. Mi verrebbe più comodo sia per streamare, sia per non incasinarmi con le cose delle console e tutto il resto. Quindi mi controllo Steam, mi controllo chi in giro e vedo un attimino cosa fare. Da qui dice che sono state usate anche per la voce dello Zik, ma non ho tolto una versione HD. Ah sì? Devi comprare Dark Souls 3, bravo, bravo. No. Eccolo qua, lo sapevo, eccolo qua. Sempre l'ho messo. Snake, you still here? Come on. Let's go back. I'm not going back. Huh? I'm done. Snake, you don't mean... I'm done looking for the truth. What are you saying, Snake? I was wrong. Come on, boss. Everybody's waiting for you. She betrayed me, Kaz. She what? In the end, she put down her gun. And when she did, she rejected her entire life up to that point, including me. What do you mean? In giving up her life, she abandoned everything she was as a soldier. And you consider that betrayal? I won't make the same choice as her. My future is going to be different. Then? Yeah, that's right. From now on, call me Big Boss. Oh! un po' troppo emotivamente poco ragionevole Snake. Nuovo uniforme sviluppato a smoking. Ma posso andare in giro in smoking? 2 volte aggiungerei. 2 volte aggiungerei. 3 volte aggiungerei. 20 volte aggiungerei. No, 3 volte, vero. Prima coi Cobra. Poi con... Got a sec, Snake? What's up? It's about Paz. You know she doesn't have any family. She got a scholarship thanks to Zadornov and was living at the dorms, but he was KGB. All signs are her scholarship came from the KGB too. Even if they let him go, she's not going to be seeing any more money. It wouldn't have been much anyway. So, I was wondering, what about letting her stay here for a while? Ciao Fede, ciao. What does she think? She says she wants to help out. It would only be temporary. She's still in shock. Right now, no one understands her better than we do. Okay, but Kaz, don't take your eyes off her. What do you mean? It won't be easy getting used to this kind of life. I know, Snake. I'm not trying to turn her into one of us. You Talk should talk to her yourself later. Okay. And, Dr. Strangelove wants to come too. Strangelove? Pure Stranamore. Well, she's out of a job now, and she'd have a problem returning to England. You can talk to her about it. Anyway, you don't need me to tell you how good she'd be for R&D. Sta diventando un asilo. Chissà se Chico si invaghisce di Paz. Paz Ortega Andrade. Strangelove. Troppo vecchia. Tutto ciò, l'amica di Paz, boh. Ah, l'abbiamo proprio catturato. E poi diventa un nostro alleato?
Quando utilizzi una persona fino a quel punto, come faceva Big Boss con The Boss, è normale essere poco ragionevoli? Lui si considerava letteralmente l'arma di The Boss, e infatti quando dice lei ha posato l'arma a terra non a caso. Sì, però, sì, vabbè, sì, è normale per lui parlare in questa maniera. Prova nello spionaggio. Sì, comunque ha sempre idealizzato tanto, cioè The Boss era tutta la sua vita. Lo posso capire che psicologicamente lui non ce la faccia. Per lo Zic come stiamo messi? Allora, questo non bastava. Eccolo qua. Non riusciva proprio a capire per quale motivo lo avesse fatto, ecco perché le chiedeva sempre perché lo hai fatto. Recentemente rivendo la stessa scena per la seconda volta, si sta ancora di Gerso e ha deciso di vivere come meglio sa fare combattendo. Le parti delle gambe e l'unità di potenza non possono essere installate fin quando non è impostata l'unità di deambulazione, che non abbiamo. Quindi per ora mi attacco al cazzo. Devo rifare un po' di boss fight, quindi. Sì, adesso vediamo se c'è qualche che sente interessante, sì, sì. Purtroppo devo andare per forza in missione. Missioni principali non ce ne sono più. Fine. Secondarie abbiamo una nuova. No, ne abbiamo due nuove. Appuntamento... Cosa? Appuntamento con Parte. Io non lo posso ricreare. Bene, appuntamento con Paz. Solo Snake, solo giocatore singolo. How's Paz doing? Okay so far. Still shocked about being lied to by Zadornov, but she's actually getting along great with the crew here at Mother Base. Really? That's good to hear. Okay. Still, it's gotta be depressing for a girl her age to be cooped up on an offshore plant all day, even if it is only temporary. I bet she'd love it if you took her out somewhere once in a while. Ma sì, ma infatti. Se proprio ti sblocca cose con questo appuntamento. Vabbè, ma allora aspetta. Allora devo andarci nudo. Let's rock. Scusa. Appuntamento. E faccio vedere i miei muscoloni. Ma cazzo, però a 16 anni. Che cazzo è? Ah, è vero, posso portare lo smoking. È vero, abbiamo sbloccato lo smoking. Dov'è lo smoking? Maglietta, cachi, rosso, giallo, vero, compagni, nero. Che cazzo è lo smoking? Lei si veste per andare dove cazzo è lo smoking? Andiamo rosa? L'ho assaltato? Ah, smoking, ok.
Tuxedo. Ma che cazzo, non posso neanche portarli questi. Non posso neanche portare Fulton. Cioè, ma quindi vuoi dirmi che non posso spararle? Mi porto una rivista Borno? Mettiti un Walkman, ok. Bene, il Walkman è tipo qua. Walkman. Beh, dubito che io abbia bisogno... Aspetta, tolgo un po' sta roba. Dubito che io abbia bisogno di razioni, quindi... portiamo la scatola dell'amore, abbiamo detto. Poi un bel binocolo per guardarla meglio. Una bella fotocamera. Cazzo sto facendo? Perché se tu la sai puoi sedarla. Dio santo. Scatola con effetti di pronto soccorso. Che posso... ma non posso portare niente di armi con lo smoking. Se usi la fotocamera il binocolo non va bene. In che senso non va bene? Non posso farle una foto? Il binocolo no, dai, che sembra da pervertito. Però la fotocamera è fare una bella foto. Vediamo l'archivio qua se c'è roba. C'è di roba. By the way, Kaz, who do you think's our queen bee? Good question. I was thinking maybe Paz. I was thinking Strangelove. Well, I can see that. Or maybe Cecile. On second thought, I might go with Amanda. How about this, Snake? We'll have an army of queen bees. Sure. Why not? Ma che cazzo? Abbiamo un bel po' di roba nuova. Aspetta, però sono troppo curioso. Vado prima a fare sta cosa con Paz. Sono troppo curioso. Aspetta. Vabbè, ora vediamo. Mi sa che me l'hanno un po' spoilerata sta cosa. Se vuole fare bene, il pervertito va vestito di rosa, a torso nudo. Poi lo vediamo. Ma ho lo storditore, posso stordirla? No, non me lo fa fare. Posso fare un sì così? No, tranquillo. Allora, Walkman, aspetta, Walkman è importante. Dovrei averlo. Io non ho capito come ciclo le canzoni comunque. Onestamente non ho capito come ciclo le canzoni. Ma non ho capito come. Mi dà solo vai avanti o... Parte sulle api regine prima di volare per levare il nido e costruirsi uno nuovo, volano poco sopra casa loro e chiamano tutti i maschi al nido per farsi riempire di sperma. Ci sta. Ah, non così. You're going to take a picture of me? Sì, picture of you. Però stai ferma. No, non sotto la gonna. No, Snake, non esageriamo. Ma la fai una posa diversa? You're going to take a picture of me?
cazzo però, sai che te ne stavo trovando lo stai, vero? Ah, me ne stavo proprio sulla PS3. Fai un'altra posa? Dai, a sto punto vediamo se fai altre pose. You're going to take a picture of me? No, la stessa posa, cambia posa. Prima li ha fatti, ora vai di sì così. You're going to take a picture of me? Sempre la stessa, Cosa? Ma che? Cazzo? Ma che cazzo? Ma che? Scusate un attimo. Ma pensavo le facesse il sì così, non che la palpasse. Ma che cazzo è? Kojima! Ma che cazzo fai? Una canzoncina romantica. E che non posso ciclare. Cioè, vorrei ciclare, ma non mi fa ciclare. O non so come si cicla. Ma scusa, aspetta, non è che da dietro le pappe il sedere. No, sempre le tette. Ok, basta. Boh, e mo? Che si fa? Scatola dell'amore? Room for one more? Oh mio Dio. Over already? Ah, già finito? Vabbè, Big Boss duri poco. No, ma che cazzo, io mi dissocio da tutto quello che è appena successo, Io mi dissocio assolutamente. Porca di quella puttana. Ma che cazzo è? Over already. Gli hanno fatto dire già finito. Affinità con pazzo vero 60. Sarà perché l'ho pappeggiata. Ma scherziamo? Snake, I got another report from the R&D team. They finished converting Mother Base into a hex plant. MSF's capabilities are up across the board, too. Our combat team's contracts keep increasing. We're seeing action on a daily basis, and we're raking in a ton of GMP. Now this is how a business is supposed to look. At this rate, the sky's the limit. We're just getting started, Snake. Keep up the great work. Snake, we fitted Zeke with its own AI pod. We were having trouble adjusting the AI, but Dr. Strangelove was able to get it up and running. Strangelove? Why the surprise, Snake? Whoa, we're an army without borders. We need a deterrent against foreign intervention. That's what Zeke is for. It may even prove necessary to... I'm not against deterrence itself. The problem is when a nation comes to rely on it. All that does is force a burden on its people. The same people that constitute the nation itself. The existence of nations is detrimental to man. That's why I, one without a nation, see potential in MSF. But power is required for you to distance yourself from nations. I will do whatever I can to assist with that. Glad to hear it. And I merely lent Huey a helping hand. I will not give Zeke an AI like hers. I wouldn't expect you to. Hai finito veramente troppo presto. Te ne vedi quante cose tu possa fare qui. Facciamo lo scuola di testimoni tutti che pasa la nipote di Mubarak. Stefano Lestatori senza frontiere. Adesso ovviamente per ti bannare. Ma che cazzo? Ma che cazzo è?
Ma è tremenda sta cosa. Cioè, è troppo pure per Kojima sta cosa, secondo me. Non lo è, fidati. Legale sì. Sì, sì, vabbè, che legale solo i 14 anni, ok, però. Che cazzo. No, un altro elicottero non lo voglio perdere, Dio santo. Magari lei non è così giovane come dice. Devi dare quindi sei a posto, Rey. Ma non vi dite così. Anni è quasi... Sì, mancano 2 anni però sì, certo. Poi i ragazzi al giorno d'oggi sono molto precoci, no? Oggi ho fatto la live per l'illegal. Ormai te lo diciamo, non ne ha 16 ne ha 11. Come 11? Mi stai prendendo per il culo? Mi stai prendendo per il culo? Mi stai proprio tirando dalle mutande. Allora, ragazzi, sui personaggi immaginari si potrebbe dire tranquillamente che è roba immaginaria sti cazzi. E tutto sommato io la penso pure così, cioè non è roba davvero esistente, non è che davvero ti stai facendo una minorenne. Però madonna santa, cioè, è di un imbarazzante incredibile. Perché ha dovuto fare sta cosa? Vedo è entrato, la clip è pronta. Veicolo corazzato. El Cadalso. Vabbè, ci guardiamo comunque, signor Giudice, se... Comunque... la 103 secondo te posso full tornare la gente, Apple? Intanto la seleziono perché ci ascoltiamo dei dialoghi. Commencing mission. You're in for some heavy combat with this one. Try and make it back in one piece. Allora, ascoltiamo un po' di roba. La necessità del Metal Gear. 20 soldati? Vabbè, allora non posso funzionarli. You're right. As long as we're soldiers without borders, we're going to be a target. Ho solo 11 Fulton. Yeah, we're going to be stepping into a lot of different conflicts as we roam the world, each one unique and with its own set of geography, ideologies, tutta la storia principale l'ho fatta senza uccidere nessuno. We're going to nessuno. intervene in those kinds of situations. We need the threat of a Metal Gear. Unless we want to end up like Che Guevara did in Bolivia. Well said. Our army without borders doesn't have a land to call home. We're nomads, wanderers. What we need now is a sheepdog to guard our flock. Right. Maybe it's not the way the boss would have gone about it, but there are places in this world that need us, and soldiers that need MSF. And as long as we're non so needed, quanto può we'll potenziare i keep on Fulton, moving. però quanto li può potenziare i Ours is a Fulton? journey that never ends. We're the real Peace Walkers. Cioè, più che altro quello che voglio chiedere io è
posso stordire, non avendo abbastanza Fulton, posso stordire i soldati in modo che vadano KO e basta, senza però essere morti, cioè svenuti, come è successo durante la penultima missione, ad esempio, quella là che appunto non è morto uno, però era tipo KO. Si può fare tranquillamente in maniera facile. Rapporto sia KCB. Can you believe the CIA and KGB were actually in cahoots? Never thought I'd see that at the station chief level. But I'd heard stories of operatives in the field being on friendly terms. Seriously? Most espionage takes place in political hotspots, as you'd expect. But there aren't that many of those kinds of places, especially in a small country. Hang around long enough, and you're bound to run into fellow spies. Like it or not. You start saying hello, and soon enough you're eating dinner together. Strange bedfellows, huh? Well, I don't know about that. At any rate, this kind of fiasco is what happens when spies get too familiar. Hard to believe, but some people will betray anyone and anything if it suits their interests. The strength of human is in its appeal to human emotions, but its weakness is in its susceptibility to those same emotions. That's why the tide in the intelligence world is shifting towards SIGINT, a network of cold, digital data, where feelings are irrelevant. Un grande leader. Le orme del Che. Hey Snake, I've been thinking. Maybe Che couldn't find a place for himself outside the battlefield either. How so? He led the Cuban Revolution to victory. That's quite an accomplishment. He could have called it quits there and nobody would have blamed him. But he left behind a loving family and a cabinet post to plunge back into the struggle. First in the Congo, then in Bolivia where he met his end. You're overthinking things. Che went back to the battlefield because he was needed there. Read his farewell letter, then you'll understand. Some say he was too idealistic to fit in with the government. Too many scruples, most likely. Maybe so. But I still can't help thinking the reason you look up to Che is because you see something of yourself in him. You left your country behind and plunged into battle. You wander from one battlefield to another, going wherever you're needed. Che was a revolutionary as well as a warrior. He took up arms to fight for his beliefs. I don't do what I do for any ideology. I'm a warrior. Nothing more. Nothing less. Okay, boss. You're right. Just wanted to see how we stacked up against a real hero. Non ho del limite di Fulton, ma nel frattempo ho trovato una cosa interessante: i nomi di alcuni oggetti nella versione giapponese. Axe Body Spray, sì. Doritos, Mountain Dew. Ma anche se non ho abbastanza Fulton, non li posso, come dicevo prima Erblo, farli svenire, così se ne vanno e arrivano gli altri? Come ad esempio è successo in quella missione di prima, che non è morto il tipo però era andato KO su se stesso. Educazione. March 10th, 1945. 381,300 cluster bombs were dropped on Tokyo. Japanese houses at the time were almost all made of wood. In that single day, a third of Tokyo burned to the ground. My mom lost her family and home in that raid. She had to move to Yokosuka and live with her cousin. The B-29s kept on coming, razing other major cities throughout Japan without mercy. Then, in August, they dropped atomic bombs on Hiroshima and Nagasaki, and Japan surrendered to the United States at last. After that, Yokosuka was flooded with American soldiers come to occupy the country. My mother was still in her mid-teens, and she learned from her cousin how to survive in that town, by servicing the troops. That's how she met my father, and how I was born. My father was an officer serving with the government section of Allied GHQ under General Whitney. Whitney was known as MacArthur's shadow, and my father rode his coattails to a pretty high rank. While he was in Japan, he treated my mom like a wife. After he went back to the States, though, she never heard from him. I wasn't born until after he went back. My mom raised me as a single mother. She used the money my father left her to open a shop selling cigarettes and stuff to occupation troops. It was a decent living, but I didn't have citizenship. They're working to change the law now, but back then if your father was unknown,
You couldn't get onto the Japanese family register. And in Japan, that means you can't be Japanese. So as I watched the American soldiers around town, I said to myself, I'm a son of America, the victor. My hair and eyes were different from the skinny, downtrodden Japanese around me. I told myself I'd leave this country someday and return to my true homeland. When I was around 10 years old, my mom fell ill, pretty much leaving me to run the shop in her place. One day I found a single picture of my father in the back of a drawer in the shop. I'd show it to the American soldiers who came into the store. A few years went by before one of them told me who he was. I know him, that's Miller. I started asking other guys, do you know where Miller is now? Can anybody tell me where Colonel Miller is now? Turns out he'd left the service and was making a living as an instructor for soldiers in Virginia. It was one of his students who finally told me that. I wrote him a letter in English. I'm your son. I want to go to the United States. Day after day, I waited. Then just when I was about to give up, the post office delivered my future to the door. My father sent me some money. I thought my dream was going to come true. I was only thinking of myself. So I went to my bedridden mother and convinced her to let me go. My father arranged for a car to pick me up. It was jet black. When the neighborhood kids who'd always made fun of my hair saw it, their jaws practically hit the ground. I put my mom in a hospital and went on my own to America. When I met my father for the first time, he was living alone in a big house. He told me he'd lost his son, his American son, in Vietnam. He showed me a picture of my older brother. I guess that and his divorce left my father feeling lonely, which is probably why he finally took an interest in me. He'd retired from teaching. He was stooped over, could hardly walk, but he gave me two things: the name Miller and money for school. I used it to learn English and then go to college. America was exhausted from years of fighting in Vietnam. They were waging war in a foreign land, while at home, people were screaming for peace. Right after I graduated, I went back to Japan, alone. My father refused to see my mom. It was the first time I'd seen her in years, and she wouldn't even look at me. At first, I thought she was mad at me, but that wasn't it. Disease had taken her mind. A disease she got while she was young and desperate. She didn't even know who I was. I said, Mom, it's me, Kazuhira. As I spoke, the sound of my own voice rang in my ears. Katsuhira, the name my mom gave me. It means peace in Japanese. I was Japanese. At least, I was the son of this tiny Japanese woman. It was then, for the first time, that I understood the reason, the emotion that inspired my mother to give me that name. She'd watched her hometown and family go up in flames. Her body and her mind were ravaged by war. And yet she chose to have a child named Peace, with a man who was once her enemy. Japan lost the war. But what good is war as a measure of a country? Since the war and up until the oil shock last year, Japan's economy has grown every single year. It's on its way to becoming a stronger country than ever. I stayed in Japan and joined the JSDF. I was 22 at the time. I did it to pay our bills. But it wasn't just that. I could have found work anywhere, and I knew it. And still, I couldn't think of anything else to do with myself. 2 years later, I didn't have to worry about Mom's hospital bills anymore. I left the JSDF and went back to the States. My father was already dead and buried. I was told he'd shot himself in the head. America crushed Japan, but it also crushed my father. My American dream was over. After that, I drifted around and, well, you know the rest. GHQ made women like my mother. It made Japan's peace constitution and the JSDF. And it made me. I was spawned by war, but I don't want to die in one. I won't die for a country, and I won't live like a pauper. I won't have my fate decided by some family register. So as long as I stick with you, boss, I've got a good feeling none of that will happen. Bellissima questa storia. Bellissimo il background di Kaz.
Non so se questa vale, ma se vale buono per far svenire, boh. Ecco perché lui e Big Boss vanno tanto d'accordo. Oggetti speciali. Carro armato di cartone. Snake, the R&D team came up with something new. What's this? It's a cardboard tank. It's got enough room for 2 people. Same as any other cardboard box. Apparently the guy in front drives, and the guy in back is the gunner. Hold on, Kaz. Who the hell came up with this thing? I'm sorry, boss. He meant well, I swear. I know it's nowhere as good as a real tank, but still... It's brilliant! Huh? The perfect synthesis of stealth and attack power. Compact, elegant design. The finest example of a weapon I've ever seen. Seriously, Kaz, I need to meet the guy who made this. I want to shake his hand. You serious? Snake, look at it. It's a masterpiece, in every sense of the word. You don't agree? No, What is that? A tank? I like it. Paz? I hate tanks, but this one I think I could get used to. I love that it's a zero-emissions vehicle. It will not hurt the forests of Costa Rica. What? Nice work, Kaz. I see I'm... No, si è bloccato! Che cazzo. Io non so perché fa così certe volte. No, cioè, lo so in realtà, è il calore. Scusate, non ho trovato un posto in cui prendere un cavo nuovo. Fortunatamente era una stronzata e non il momento importante di casa. Si risente? Lo risentiamo. Snake, the R&D team came up with something new. What's this? It's a cardboard tank. It's got enough room for 2 people. Same as any other cardboard box. Apparently the guy in front drives, and the guy in back is the gunner. Hold on, Kaz. Who the hell came up with this thing? I'm sorry, boss. He meant well, I swear. I know it's nowhere as good as a real tank, but still... It's brilliant! Huh? The perfect synthesis of stealth and attack power. Compact, elegant design. The finest example of a weapon I've ever seen. Seriously, Kaz, I need to meet the guy who made this. I want to shake his hand. You serious? Snake, look at it. It's a masterpiece, in every sense of the word. You don't agree? No, What is that? A tank? I like it. Paz? Però vedere il modello di Paz dopo, I think I could get used to. Dove si vedono i I love that modelli? it's a zero-emissions vehicle. It will not hurt the forests of Costa Rica. What? Nice work, Kaz. I see I made the right choice making you second in command. But is there something wrong with me? Ah, era finito alla fine. Nel menu dei soldati, ok. Ok. Ah, il professor Galvez. Professor Galvez was a KGB spy? I thought he helped me out of genuine concern for Costa Rica's future. You didn't know. How could I? Believe me, Snake. He introduced himself as a peace researcher at the university. He had an office and credentials and everything. They're masters at creating cover personas. They think of everything. ID papers, jobs, sometimes even families. Don't feel bad you didn't see through it. But you did? From the first time we met. I wish you had told me. Sorry. I didn't know if it'd be right. You might have gotten mixed up in things you shouldn't. That is impressive, though. Sizing him up at a single glance. He reeked. Reeked? He had this unmistakable air about him. The air of someone who's been given a mission and will see it through no matter what. Like me. I could just smell it. Amazing, Snake. I'm just kidding. It was his prosthetic hand. Why would a professor from a peace university need a tool for assassination? Ciao, Asha. Tutto bene? Per una decina d'anni da quando ci ho giocato mi ricordo che era lì se non sbaglio. Sì, dopo controlliamo. Però nella mother base. Oscia, riportalo. I have a favor to ask you, Snake. Name it. I want you to give me a job here. I want to help out. You sure?
You just went through a hell of a time. Ho solo visto com'era la missione. Ho dato tutta la colpa a Kojima. But there must be something I can do. You would not want me near a gun. But I am a decent cook. Now there's a skill we can use. Put me on the mess hall team. I think I can handle it. Once I get used to it, I will even add in some Costa Rican recipes. Sounds like a plan. Mi depura nel modo più naturale. Plin plin. Vediamo. Hai fatto foto? Allora, le ho fatto foto perché volevo vedere se c'erano cose diverse. Sono contento che nessuno si sia fatto male, anche se avrei preferito che si Palpata fossero più fatti male volte. tutti e che io non mi fossi fatto male. Non sapevo che il CQC la palpasse e con lei era dentro la scatola dell'amore. Non sapevo facessero cose zozze, ero curioso di sapere cosa sarebbe successo. Io sono innocente. E seppure è durato poco, vabbè, ma quello è Big Boss che non dura abbastanza. No. Si chiama scatola dell'amore, però magari fai le coccole al massimo, magari fai le coccole. Non va comunque bene, però magari fai le coccole. Nuclear deterrence means preventing the use of nuclear weapons in conflicts between states. But what about other situations? No. Like what? Terrorism has been on the rise in recent years, from separatist movements to far-left extremists. What would happen if nuclear weapons fell into terrorists' hands, without a state, that is, without territory of their own? Cioè, secondo me qui Kojima ha superato un poco il limite delle sue They have no porcate. reason to fear a nuclear strike. Conversely, they have no reason to hesitate to use nukes against their adversaries. You've got a point. All the ICBMs and strategic bombers in the world amount to nothing against a terrorist group. Right. Of course, this is all still hypothetical. Countries keep their nukes under tight watch. There's no immediate danger of terrorists getting their hands on them. But the day may come when the proposition of nuclear terrorism makes nuclear deterrence theory a dead letter. Nuclear terrorism. Interesting. Non hai visto ancora niente? Vabbè, Aztec, se ti riferisci a Quiet, credo sia maggiorenne Quiet almeno. Ok, tipo è vestita da stripper con un fucile di precisione, però c'era comunque Paz nella scatola con lui. Comunque tecnicamente è stata Paz a voler entrare nella scatola Big Boss di Nothing Wrong. Riesco a quella missione, ok. Giudice era consenziente, ma ha senso che sia nuda, ma non dico niente di questo, non lo so se ha senso o non ha senso. Però per dire, credo sia comunque sia maggiorenne, almeno Quiet. Hai detto due cose, potevi farne molte di più. Non so se voglio vedere le altre cose, onestamente. Snake, how much do you know about the U.S. Homeland Air Defense Network? I don't know much about what goes on up in the sky. What I do know is that NORAD tracks Santa Claus on its radar. Nice one. I didn't know you were a comedian, too. Huh? No, I'm serious. It's true, NORAD tracks his... Cazzo ride! Listen to me. Every December they set up a hotline and... Okay, I get it. He's No, perché real, te ne I stai tell ya. pentendo? He used to bring me presents and... Scusate, mi sono confuso. Che cazzo è stato succedendo? No, perché? Snake, how much do you know about the U.S. Homeland Air Defense Network? I don't know much about what goes on up in the sky. What I do know is that NORAD tracks Santa Claus on its radar. Nice one. I didn't know you were a comedian, too. Huh? No, I'm serious. Ma perché è davvero serio? It's true, NORAD tracks his... Di cosa stiamo Listen to parlando? me. Every December they set up a hotline and... Okay, I get it. He's real, I tell ya. He used to bring me presents and... Porti regali? Sì, ma
Gli porta i regali? Cioè, ma credo a Babbo Natale, Big Boss. Okay, Snakey. As all good little boys know, keeping tabs on Santa Claus is a very important job for NORAD. But they also have another mission. The one they were created for. And the system they set up for that has been hijacked by Coldman. You mean Peace Walker's fake data transmissions? NORAD's early warning system is composed of DSP satellite-mounted infrared sensors and an array of surveillance radar stations across North America. The network sends out warnings to NORAD at Cheyenne Mountain, where the data undergoes human evaluation. Peace Walker, on the other hand, has to make its retaliation decisions autonomously. So it's set up to automatically receive the same data as NORAD through covert channels. Those channels were also used on the test platform to telemeter the AI's decision-making. Peace Walker reversed the system to transmit a fake warning about incoming nuclear missiles outside the usual exercise schedule. I mean, the system could have used better safeguarding, nobody's going to argue with that. But cracking the AI? That seemed unimaginable. And you can see what Buonanotte, non molestare altre bimbe. No, non la rifaccio quella missione, non la rifaccio. Mi è bastata quella missione. Sì, Bo dice che è vero, è vero. Non ce ne sono altro, ok. Ah, beh, di bimbe sì, c'è solo cose. Buonanotte, Osha, buonanotte. Cecil con la Francia. Il vino? Devi prendere S in quella missione, altrimenti non sblocchi il tuo ending. Vaffanculo. Hello? Hey, Roxera, hello. Mon chéri? Mon chéri. You've been drinking, Cecile? Can't you please do something about this pest? Who? Monsieur Miller! What's he done now? Wine. Wine? How are you? He said he thought the soldiers might tire of having beer all the time. So he's brought in some wine instead. And then he gave me a bunch. Well, that was nice of him. But the past 2 years have been bad for French wine. Perhaps it is the bad weather we have had. But whatever the case, I told him the last thing you want to be drinking right now is French wine. Well, California and Chile have good wine too. But then he goes and stocks the pantry with nothing but French wine from 72. The stuff is a disaster. Then he says, "Come on, Cecile. Have a taste of the old country." I had a terrible feeling about it. Man? Roxera, So, I decided just to taste it at first. And then again. And then a few more times. Took one for the team, huh? But when you do a tasting, don't you usually spit the wine out? But bottle after bottle, nothing but garbage. Absolute garbage. Garbage. Not one half-decent bottle in the whole lot. Taste of the old country, he says. Sorry to hear that. I cannot believe this. What will we do with all this wine? The guys aren't too picky when it comes to taste. You sound just like Monsieur Miller. Huh? When I complained, he simply said, "As long as it gets the job done." You people are such culinary savages. Allez tout vous faire voir. Somebody take me back to Paris, please. I think you've had a little too much, Cecile. Ho rotto un po' il cazzo, Cecile. I was telling you, Roxera, how are you? How is it going? Sorry for Cecile. Hai detto anche ragazze dei ranghi dei soldati o ancora niente? Ci sono ragazze nei ranghi dei soldati, in che senso? Cecile. Oh, maggio del 68. You seem like a very, how do I put this, uninhibited woman. You think so?
I am no different from other Parisian women. You're baking a bread, okay, Not since May 1968. May 1968? The general strike that almost brought down the president? Right. But it was more than just a strike. It started with the student movement at Strasbourg University in '66. They did not want anything from the country, but instead sought reform at the school. That helped ignite a fire in the hearts of scores of dissatisfied young people. No, so quasi solo Snake e poi il primo più forte che mi capitava davanti. It was more than just opposition to Vietnam and the de Gaulle administration. People also called for free love and the breaking away from other old values. Looking back, I am not sure what the main goal really was. But whatever the case, it was more of a young people's movement than a strike or a protest. So, it was like the hippies or something? In some ways, perhaps. But we weren't blinded by mysticism, nor did we seek a return to nature. I see. So, while they wanted to retreat to their closed communes... We tried to change the world. And in doing so, we learned that when everyone comes together, it can be done. You had a lot more success. In America, hippies have just become a social problem. While I hear Japan's student movements crashed and burned. I wonder what was different. Good question. I'd like to know myself. Ah, abbiamo tanto da vedere con a parte, allora, comunque Strangelove, proprio Chef Kiss Strangelove, cioè Strangelove è la top. Per me Strangelove è la top. Fatevi vedere un attimino sta cosa qua dei soldati, così mi tolgo il pensiero. Asa hai detto, giusto? Andiamo a vedere. Ma è Stranger of... Allora, puzzle l'avevo messa... Oh, thank you. Così si agisce. We are gonna continue Soul River on Tuesday and Thursday. Puzzle, dettagli. Sembra una bambolina lei. Oh yeah. Una giovane ragazza, una allieva del professore Gavese, studia bla 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 bla, è stata rapita da un misterioso gruppo armato che è iniziato a diffondere su tutta la Costa Rica. Insieme a Galvez cerca l'aiuto del S per allontanare gli invasori dal suo paese. Avvicina, allontana, ok. In spagnolo significa pace. Sì, vabbè, è lo stesso che avevamo visto nella missione. Destra, sinistra, togli testo. Ok. Devo vedere qualcosa di speciale o va bene così? È lo stesso modello che c'è nella missione. Guarda il Cico. Ah no, Cico non si può vedere. Non si possono vedere tutti. Miller neanche si può vedere, non c'era un modello Miller. Ma solo le donne hanno il modello? Solo le donne hanno il modello, ma porca puttana. Dio santo. È anche un altro costume di puzzle, mi sa che si sblocca dopo. Mamma mia Kojima, mamma mia. Minchia che tette. Aspetta, l'ornitologo è venuto in Costa Rica e condurrà quelle ricerche, bla 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 bla. Dio santo però, Madonna Kojima, maledetto. Un bel film, c'è il jiggling delle tette. C'è il jiggle delle tette.
Cioè anche con Paz, non è che abbia tutte ste tette Paz. Se poi possiamo controllare, ma non credo, cioè non è che abbia tutte ste tette Paz. No, Giggle. C'è il Giggle? No, non ce l'ha. Vabbè, pure bella coperta. Ma non a tette, cioè quant'è? Una prima. Un test che fa lì, vabbè, sono andato a controllare per la scienza. Fammi vedere Strangelove. Mi sa che ci sono loro vestiti che si muovono. Ok, aspetta che la lontano. Ripeto, Strangelove, Chef Kiss. No, non c'è vestiti. Pure che c'è il Jiggling. La promettente giovane scienziata presso la NASA, progetti di ricerca d'ARPA, dedicandosi completamente alla ricerca di A, è una misantropa e raramente si fa vedere in compagnia di altre persone. Non male, era a che fare. Jiggling. Grande Strangelove. Che classe. Grande Strangelove. Lui sei un maschio, tu sei un maschio, in quanto maschio non hai un coso. Dove cazzo è Amanda? Dove cazzo l'ho messa Amanda, ragazzi? Dovrebbe essere uno dei migliori da una parte. Qui c'è tutto kojima. Dovevi ottenere S-Rank in quella missione con Paz? No, non lo faremo. Cazzo è Amanda? Dove l'ho messa Amanda? Ah, eccola qua. Ma questa è ancora distrutta. Addio santo. Che bella Amanda, veramente. Pure Amanda è molto bella. E beh, poi pure un gran bel personaggio. Ma c'è tanti bei personaggi che sono troppo belli. Ovviamente il Jiggling c'ha pure lei perché non esistono reggiseni sul campo di battaglia. Sì, lei è mezza distrutta. Non la posso mandare tipo a curarsi. Sempre schifo fa. Vai in infermeria a curati. Tu ok, avevi detto no, voglio fare le cose, alla fine non ti ho più sistemato. Mi vai a curare un attimo. Puoi curare solo con la scatola dell'amore. Che cazzo. Allora, qui stavo facendo le cose. Voglio ascoltare un po' di Strangelove. Fatemi ascoltare la dottoressa Stranamore. Ma quindi adesso cosa ci resta da fare? Solo missioni secondarie, eventualmente sbloccare dei dialoghi? Io ascolto tutto, Strangelove è da ascoltare tutta. Strangelove può pestarmi anytime. Commencing mission. Ah, userò 0, quindi devo rifare le missioni. Devo rifare le missioni, ok. Le missioni però quelle contro le IA, giusto? Solo quelle. Veramente finché non è finito, ok. Cos'è una IA? Vediamo cosa mi dice lei. Perché lui diceva, i robot non sbagliano mai, ma vaffanculo. E adesso si guarderà un video su YouTube. No, lo voglio fare. La farmeremo un po', vediamo quello che riusciamo a farmare. AI stands for artificial intelligence. It refers to a man-made machine possessing an intellect on par with that of a human being. Is that even possible? La voce pure è bellissima. Possible. You've seen it with your own eyes. What the AI weapons are capable of. How Peace Walker carried out the boss's will in the end. No mere machine could ever choose to sacrifice itself like that. I just can't see how a bunch of circuits and switches could have a will of its own. It's called the ghost in the machine, Snake. And it exists. The ghost in the machine.
Le sette sono molto interessanti, sì. What did you mean by the ghost in the machine? Ma sì che voglio finirlo, ma sì, non vi preoccupate. It's a term Che coined by the affretta. philosopher Gilbert Ryle. You've heard of Descartes, yes? I think, therefore I am. That is the one. Descartes espoused the dualistic theory of mind and body. He believed that our thinking minds exist in a separate dimension from our bodies, which are governed by the laws of physics. But if that were true, then couldn't you say that a mechanical body, inhabited by a ghost mind, is a human being? Ryle criticized Descartes on those grounds, saying such a thing surely wouldn't be human. Why'd you bring it up? I wasn't thinking of Ryle in particular when I said it. I simply thought that if a person is composed of a machine and a ghost, perhaps the opposite is true as well. Perhaps, by placing a ghost inside a machine, we could, in effect, give birth to a new person. And that was your idea for the boss AI? The moment you ripped the memory board out, the mammal pod ceased to function. It should have been dead. And yet, Peace Walker righted itself, singing a song of peace. I couldn't help but feel that her soul had come to inhabit Peace Walker. È un po' una cosa di cui volevo parlare, cioè... Allora, non è che Metal Gear sia propriamente realistico, ecco, su certi aspetti, su vari aspetti è realistico, su certi aspetti no. Sulla costruzione dei personaggi secondo me è piuttosto realistico. Però ecco, cose del genere... ci deve essere una buona sospensione dell'incredulità, secondo me. Non so se si chiama Sing the Carpenters. Se non sbaglio hai già le gambe del Peace Walker. Ho le gambe e una parte superiore. È il cannone. Quindi potresti saltarli a meno che tu non voglia pezzi di ricambio. Se invece vuoi migliorare anche la potenza e l'intelligenza generale IA dello Zik, ti servono anche le schede di memoria, quelle che stanno dentro i pod, ma sono mischiate tra i vari boss e dovresti avere una lista di quelle che ti mancano. Let's say, hypothetically, there really was an intelligent machine. How would you prove it? What's the difference between a high-level computer and an AI? It depends on what you choose to define as intelligence. For example, Snake, listen to my voice talking to you now. Suppose it were an AI. Say what? What if the living, breathing me sitting here drinking tea and talking to you were actually an AI, programmed to simulate my thoughts and my voice? You're nuts. No, I'm not. You couldn't prove I was a real human being, could you? It'd be... No. So if an AI is so advanced you can't tell it from the real thing, wouldn't you call that intelligence? I'm not quite convinced. But that's only one way to look at it. It's roughly how Dr. Turing explained artificial intelligence. The test I described is called the Turing test, in his honor. Yeah, well, sounds like a bad joke to me. That singing monster of yours put me through hell. If I never meet one again, it'll be too soon. Shame. And I was about to let an AI take my place in our conversation. Don't even think about it. Interessa solo andare avanti con la trama, l'importante è finire lo Zek come viene e basta. Sì, voglio finire lo Zek e avere tutti gli elementi di trama corretti, ecco. Quelli più importanti, quantomeno. Quello di cui parla lei è... Cioè, mi viene in mente subito R. Immagino che l'abbiate visto R. Praticamente un po' il concetto che dice lei, però poi R finisce, non dico niente, però in un certo modo che secondo me risponde a questa cosa. Stai dicendo di saltare le missioni secondarie? No, non ho detto di non saltare le missioni secondarie. Ma quante sono le missioni secondarie? No, volendo potrei fare anche le missioni secondarie. Intendo dire, non mi farmo lo Zek nel modo migliore e più bello immaginabile, per dire, se non è necessario. C'è inserito un po' di paranormale in quella scena. Vabbè, sì, ma cavolo, le farfalle là. Ma non è
qualcosa che la lascia lì ferma, te la spiega in quelle sette alla fine, quindi per me può anche bastare. Come giustamente detto non è realissimo, ma posso capire quello che dici, infatti condivido un po'. Dr. Alan Turing is known as the father of computer science. It was he who formulated the basic theory of AI. During the war, he worked for GC and CS. The government's cryptology school. The one that broke Enigma. The very same. Without him, they might never have been able to decipher the Germans' code. But then, they arrested him. Why? Weren't his some of the greatest contributions to winning the war? Homosexuality was a crime in Britain back then, and he was gay. I know exactly how crushed he was. I feel it's my duty to further his AI research. Like the imitation game, huh? Huh. You know it then. The clue that inspired the Turing test came from a trifling little party game. You exchange written notes with another person behind a screen and try to guess their gender, whether they're a woman or a man, pretending to be a woman. It's surprisingly difficult to tell the difference. Man or woman, human or machine. What do the differences even mean? Dr. Turing was fascinated by the differences between men and women. Perhaps that's what led him to formulate his test. Madò, quanto si potrebbe parlare di tutti questi argomenti, anche questo argomento di uomo e donna, ma anche il discorso dell'IA. Minchia, si potrebbe parlare un casino infinitamente di tutti questi discorsi. A volte in certi sensi filosofici, in altri sensi psicologici. Comunque vi saluto, buonanotte e buona continuazione. Ricordate il motto? Direi Age just a number, Jerry just a wall. No, non ho mai detto nulla del genere, non se ne parla. Buonanotte. What if you hadn't used the boss as the model for the AI? What do you mean? If the end goal is MAD, seems like there are more suitable models out there. A military chief of staff, or a nuclear technician, even the president. Buonanotte. Patriotism, leadership, good judgment. Each of those qualities is essential when deciding whether to launch a nuke. And she had them all. Wouldn't the president too? It's not enough. She had the will for it. Will? Let me explain, Snake. Peace Walker is a standalone weapon. It has to decide on its own whether or not to launch a nuke. It can't turn to anyone else for advice. It can't do its job if it's not prepared to take sole responsibility for the fate of the world. I know of no other human being who could bear that burden. That's it? There were technical considerations, of course. To begin with, the female brain is a more appropriate model for an AI. Oh, wait, the female brain? Perché proprio un cervello femminile piuttosto che uno maschile? Perché è più propenso? Perché è meglio? Perché non sono la stessa cosa? Cosa cambia in questo concetto dell'IA? What do you mean by that, modeling your AI after the female brain? Snake, what is the human mind capable of that a computer is not? Being lazy? Interesting response. And not incorrect. But the answer I was looking for was empathy. Empathy? The ability to feel for others, to be more precise. Love for a child. Pity for the weak. Grief for the dead. All of these are particularly well developed in the female brain. That's stretching it a little. On the contrary, it's perfectly reasonable. The male brain, on the other hand, may be well suited for systematic thinking, but it's less able to empathize. In that sense, it's closer to a computer. So, if your objective is to make the AI think more like a human... You need to teach it how to empathize like a woman. The novel, Do Androids Dream of Electric Sheep, deals with this very problem. In the book, an empathy test is used to distinguish between machines and human beings. As machines become more and more advanced, our society will gradually become more and more systematic. Our cities will teem with robot-like people, unable to feel for others. We cannot allow that to happen. Computers must learn to empathize. The same goes for humans, only more so. Well, what about yourself? You make these claims, and yet
I've never seen you empathize with a real person. It's true. Until now, I was a prisoner of death. It was my intention to die upon the completion of Mammal's development. She was my one reason to live. But you changed your mind. I did. Because she taught me the dignity of living. My eyes are open now. I want to go on living and seeing real people. Huh. I see. Allora, non so se quello che dice si basa effettivamente su degli studi veri e propri, ma dire che a prescindere il cervello umano è umano femminile è più empatico e quello maschile è più sistematico, e c'è anche il discorso che l'empatia non è per forza prerogativa di un essere umano. È caso per caso, è proprio un discorso di caso per caso. Cioè, dire che proprio scientificamente una donna, un cervello umano femminile è più empatico di base di uno maschile, cioè, mi sembra un po' una stronzata onestamente, però non lo so onestamente. Magari si basa davvero su degli studi. Quindi, e per quanto riguarda invece che l'essere umano prova empatia, non è detto. A parte che esistono questioni psicologiche, psichiatriche che possono anche evitare che tu provi empatia, o provi empatia a un livello molto superficiale o non la provi davvero. Ovviamente quelli sono casi un po' limite, è difficile che un essere umano sia completamente privo di empatia. Però ecco, mi sembra che non lo so, mi sembra che stia generalizzando un po' molto da un certo punto di vista, non lo so. È più facile che lo sia una donna, Rey. Sì, ma anche fosse più facile che lo sia una donna, il suo discorso è: la donna è più empatica, l'uomo è più sistematico, punto. È così e basta. Quindi facciamo il cervello femminile di A invece di fare quello maschile. Boh. Ci sono più serial killer maschi che donne. Ma che vuol dire? Puoi provarmi che un serial killer non provi empatia? Che sia maschio o femmina, intendo. Perché l'empatia è un concetto abbastanza largo. C'è romanticamente l'associato. Volendo puoi provare... Esistono un sacco di persone che provano empatia per qualcuno che conoscono, ne so, un parente. Invece totale menefreghismo per una persona che non conoscono, ma insomma patisce le pene dell'inferno. È un concetto estremamente interessante e larghissimo. Is it really necessary to make machines think L'essere like umano humans? base, ma è proprio per dire... I think empathy would get in the way of making the decision to retaliate. Il concetto empatico... Human thought may not be fully compatible with level-headed decision-making. Then again, is there such a thing as non-human thought? The moment computers became so advanced that they could calculate faster than human beings, a new dream was born. Dream? If we can create a machine that can do advanced mathematics, why can't we create one that can think like a human? The 19th century author, Auguste Villiers-L'Isle-Adam, wrote a book called Tomorrow's Eve, in which the protagonist fashions an artificial woman to serve as his ideal lover. I believe the idea of creating an intelligent being with our own hands is one of mankind's oldest dreams. So AI is a product of people's dreams, then? Not only AI, civilization itself is the process by which mankind gives form to its dreams.
But not all dreams are pleasant. Some have expressed fears about non-human intelligence. Yeah, they want the benefits with none of the risks. Some fear that intelligent robots might rise up and rebel against their human masters, as portrayed by the Czech writer Karel Čapek in his Rossum's Universal Robots, or in the 1970 film Colossus, The Forbin Project, where intelligent supercomputers in the US and the Soviet Union join forces and plot to subjugate humanity. Isaac Asimov offered a specific solution to these fears with his 3 laws of robotics, which demonstrated that while robot intelligence is different from that of humans, the two can coexist. In order to endow computers with intelligence, we must first have a thorough understanding of what intelligence is, and that is where the need for a practical and feasible expert system arises. Riallacciandoci al discorso dell'empatia, anche il discorso che fa lei, costruisco una IA che si basa più su un cervello di natura femminile in modo che sia più empatico, ok? Anche ammettendo questo discorso, come fai a dire che una macchina è empatica? Cioè, una IA, per quanto avanzata, è comunque un cervello artificiale che ha creato l'uomo e si basa sugli algoritmi creati dall'uomo, la programmazione stessa che l'uomo ha impiantato nella persona, nella macchina, non nella persona, nella macchina. Quindi, come fa una IA ad essere umana? Tu potresti, volendo, come ha detto Strangelove all'inizio, ha detto avrei potuto mettere una IA che parlava invece di me. Come avresti capito che era un'IA? Magari non l'avresti capito in quel momento, ovviamente, ma quella IA avrebbe imitato Strangelove, non sarebbe stata Strangelove, perché questo è il compito delle macchine in questo caso. Cioè, è un po' è il classico discorso di le IA possono essere umani, sono considerato Detroit Become Human, che cazzo ne so, 50 narrazioni sugli androidi diventano esseri umani. Cioè, può davvero essere considerato un essere umano? Qualcosa che è programmato dagli umani per agire come gli umani? Non è la stessa cosa. Non credo sia possibile, onestamente. I bambini. So what's an expert system? The AI housed within Peace Walker began development as such a system. An expert system is a type of proxy program by which a computer makes decisions as an expert would. The program, Mycin, for example, is a system that decides which kind of antibiotics to prescribe. The system asks the patient a series of questions to narrow down the range of appropriate drugs. So you program Peace Walker to prescribe live nuclear warheads instead of penicillin. What I realized, however, was that a simple expert system wasn't up to the task. You need more than expertise to launch a nuke. Indeed. Expertise is a necessary prerequisite, but insufficient on its own. Deciding to launch a retaliatory strike requires consideration of a wider range of factors. In such a scenario, the entire global situation becomes the criterion for making a decision. Makes sense. You screw up the prescription and the whole world goes into anaphylactic shock. A weak AI that only has a limited range of knowledge upon which to base its decisions won't cut it. Therefore, I had the AI study the boss's thought patterns, thus creating a true expert system. A strong AI. You couldn't leave the world in the hands of something with anything less than absolute worldview. I could have built a simple expert system in no time at all. Say,
How would you like a system that decides which guns you should equip according to the mission's parameters? I'll pass. I'm not gonna leave my life up to somebody else's judgment. Especially not a machine. Qualche anno fa non si credeva possibile poter volare nel cielo, era diventata una cosa normale. Chissà se un giorno non si potrà fare anche un'IA del genere. Ma il punto è... Allora, secondo me ci sono due concetti diversi, che secondo me si scambiano molto. Il concetto puramente tecnologico e il concetto filosofico. Perché tu mi puoi dire, lei può fare appunto un discorso filosofico sulle IA, ma dal punto di vista tecnologico una IA è una IA, un essere umano è un essere umano. Non è che non possono coesistere le IA con gli esseri umani, ma le IA sono create dagli esseri umani, programmate dagli esseri umani, gestite come appunto dei cervelli di intelligenza artificiale. Si chiama intelligenza artificiale per un motivo. Non possono essere esseri umani, proprio alla base non possono esserlo, proprio come sono concepiti. Ci sono dei film che dimostrano il contrario. Le IA possono migliorarsi e evolvere. Ci sono IA che ovviamente, mi pare anche nel recente periodo, appunto ci sono delle IA che imparano col tempo. Dobbiamo sterminarle tutte. Ma ripeto, è sempre un discorso di calcoli, è sempre un discorso di elementi tecnologici. Quello che intendo dire, non intendo dire che una IA non possa svilupparsi, intendo dire che un essere umano e una IA sono cose completamente diverse. Un cervello umano e un cervello artificiale sono due cose completamente diverse. Ma non me ne frega niente se domani ci avrò un vicino androide che cazzo ne so, andiamo a vederci i film assieme. Non me ne frega un cazzo. Penso che morirò prima di vedere questi passaggi tecnologici incredibili, fantascientifici. Ma non è la stessa cosa. È proprio alla base il concetto. Poi c'è il concetto filosofico, sì, ok, cos'è un'intelligenza? Chi è intelligente? Non io. Che cosa ti rende umano? Quelli sono concetti filosofici, che non voglio dire che non sono importanti i concetti filosofici, anzi, però sono un'altra questione. Però la tecnologia è ancora molto indietro, ma chissà. Ma sì, ovviamente, magari nel futuro, quando io sarò bellamente che morto e quindi non lo potrò sapere, magari si arriverà a un punto che si riuscirà a replicare l'essere umano vero e proprio. Ma la replica dell'essere umano a questo punto per me è il clone, non è la creazione tecnologica dell'IA. Però ripeto, ovviamente mi baso su concetti che possiamo sapere adesso, io che cazzo ne so. Atto artificiale farebbe comodo. Mi servirebbe un po' di memoria in più. With current technology, AI are inevitably enormous in size. But as circuit integration continues to advance, they will become even smaller. As small as human brains, and perhaps smaller than that. And in the meantime, robotics will continue to advance as well, to the point where we can create androids, robots that resemble humans. And then... And then what? Well, I don't need to spell it out for you, do I? Don't tell me you're thinking of making an android imitation of the boss. Surely the thought has crossed your mind as well. Of one day being reunited with her? Enough. I don't want any part of it. I see. I didn't mean to offend you. In reality, AI is more likely to evolve in the opposite direction anyway. In the opposite direction, sono molto interessato. Va bene, ancora proprio la The opposite direction? What does that mean? More and more, AI are becoming systems that specialize in mass information processing, without human intelligence, thought, or emotion. A machine that has no individualism or sense of self, but rather behaves as a collective,
exhibiting the qualities of a society. Like a beehive. Yes. It aggregates data collected by individuals and determines how the collective will act, just as honeybees travel between the hive and flowers. Psychopaths. The key to achieving that will be networking AI together. I don't know how to say this, but that kind of gives me the creeps. But if your goal is to control society, it's the better model to use. It lets you filter data, disseminate only what you want disseminated. Of course, I myself have no interest in an AI without a shred of life to it. Earlier, you called the mammal pod a butterfly. Not a pupa or a cocoon, but an imago. Yes, the AI that came before the mammal pod were works in progress. They were enough to keep the frame running, but not enough to make decisions about nuclear retaliation. They weren't quite complete. They were pupae. Only when I added the boss's data did the AI take on its true form, becoming a butterfly and taking flight. And that's why the nose art on Peace Walker was a butterfly. I gave the mammal AI the code name BS Imago. BS is short for boss. Ma pensavo per bullshit. Huey called that gigantic unmanned chopper a chrysalis. Is that another one of your AI code names? Yes, you're referring to the TJ Chrysalis 6000. There's also the GW Pupa 5000, the TR Cocoon 7000. I get it. A hovercraft type and a treaded type. And those letters on the front. TJ, GW, or whatever. Those are initials. GW. Correct. The initials of the American presidents whose faces are carved into Mount Rushmore. Then you're missing one. I assigned that one to the reptile pod. AL Aurelia 8000. Aurelia. Another word for chrysalis. A pupa just before it emerges. All of the initials, except for BS, were of Coldman's choosing. I chose mine from the storied ranks of British royalty. MS, AV, EW. What do those stand for? You can't guess. Why, Mary Stuart, Alexandrina Victoria, and Elizabeth Windsor. All queens. Of course. Puoi essere la mia regina anytime, Strangelove. 2001 di sé nello spazio. Anche Paz piacciono le farfalle, vero? Are you familiar with the film 2001: A Space Odyssey? I've heard of it, but... Of course not. I didn't expect you to be cultured enough to appreciate such things. Yeah, thanks. Anyway... 2001 features an AI called HAL, a highly advanced system that controls an exploration spacecraft. Anche belle converse with people and even play chess. Now where have I heard that before? The way HAL was portrayed was truly superb. How so? HAL is given secret orders that not even the ship's captain knows about. Naturally, he's not allowed to divulge them to the crew. The stress of it causes HAL to crack. Crack? Go crazy. Though there are those who interpret it differently. One by one, HAL kills off the crew until the captain finally shuts it down. The film offers amazing insights into AI, their growth, their utility, their faults, and their fear of death. Well, you must have found it useful in your research then. Must you always be so utilitarian? It doesn't matter whether or not it's useful. What matters is that it inspired me. Then it was useful. Never mind. The portrayal of Hal wasn't the only wonderful thing about the film. È stato utile, se ti ispira è stato utile. The future of human evolution. Se che ti ispiri in maniera negativa è positivo. Truly, a film for the ages. Se che sia un'anti-ispirazione è stato utile per non farti propendere per quella cosa. Quindi sì, è sempre stato utile. Ah, mi ricorda qualcosa quel nome. When did you and the boss abbiamo parlato anche con Yue, abbiamo parlato di 2001 di nello spazio. I saw the same thing along with her. The Soviets beat America into space with Sputnik, and so America rushed to be first in manned spaceflight. NASA used her as their top secret guinea pig, launching her deep into the cold blackness of space. I took part in the project as a scientist. You were there with her? Yes. For a brief time. We were
One and the same, she and I. Una We cosa sought each other sola. out, completed each other. Did you know that inside every woman there's a universe? And that we are able to sense this in each other? Dentro le donne We c'è un connected universo? because of our empathetic female brains. As time went on, I began to have doubts about offering such a noble soul as sacrifice. Why did she have to... The flight test was a narrow success, and she miraculously made it back alive. But her mind and body were horribly mangled, and there was nothing I could do for her. We were no longer one and the same. She went away, and I, having nothing else to live for, immersed myself in AI research, hoping that no one would ever have to make her sacrifice again. I never knew. It's not really worth knowing. We were ships passing in the night, that's all. Perhaps someday I'll tell you the long version, if you're interested. Si usava solo per sesso, ne voleva solo Zorro, il cobra di Zorro. Direi che era bisessuale, direi. The Boss. Non è chiara questa cosa, in realtà penso che sia molto interpretabile, però la considererei bisessuale. That was quite a warm welcome you gave me at the base in Costa Rica. Sorry about that. But I simply had to know. The boss's final act. Yes, by inputting her thoughts and actions into the AI, I was imbuing it with her mind. The only thing I couldn't understand was her final act. Operation Snake Eater. Official history says she betrayed her homeland and defected to the enemy and was killed by you. But it didn't make sense. The boss would be the last person on Earth to betray her country. It was logically inconsistent. It was, wasn't it? That internal inconsistency prevented the AI from activating properly. Just as Hal malfunctioned in the film, I understood the reasoning, but I had to have proof. Proof of her final act, her true intentions, one way or another. So you tried to squeeze it out of me, huh? As a matter of fact, I did. Your silence was the very answer I was looking for. Comunque la farfalla che piace a Paz si chiama Morfo, mi pare che ne parlava. Quella blu con i contorni neri. Sì, l'ha vista pure se non sbaglio in una missione, boss. That white horse the boss rode. The Andalusian, yes. How'd it get to Costa Rica? I went looking for it. It was her final witness. Even if it couldn't speak, I found it and brought it here. Where? I thought for sure it'd be blown to ashes by those MiGs. I searched the ends of the earth for that horse, and found it at last in a horse market in Britain. Britain? Are you saying it came all the way over the Ural Mountains, through Europe, and across the English Channel? Who knows, really? Perhaps someone took it there. Wait, the thought never occurred to you that it might be a different Andalusian that only looks the same? I can't prove it. Or rather, I couldn't. What do you mean? You should know best of all. That horse wouldn't let anyone ride it. And believe me, I nearly killed myself trying. The only one it allowed on its back was you. That was the proof. Though I hate to admit it. And to think, I ran it to its death. But in that last run, it regained the glory of its youth, using the last of its strength to pursue its former master. Any horse would. Beh no, è che wish pensava such a fine Snake end. che fosse tipo il cavallo di Skyrim che va in verticale e l'ha fatto morire perché era vecchio, però porca puttana. Solo non ti ricordi bene un cazzo, quindi te l'ho ricordato. Ma me lo ricordavo. Ah, se lo ridi allora, palese. What do you make of Peace Walker's final act? I recreated her thought patterns exactly. It was exactly what she would have done. The world's most empathetic mind weighed the past, the future, and the entire world, and decided not to retaliate. Merely knowing that is enough for me.
So, what you're saying is, we don't need deterrence to have peace? I didn't say that. What's important is that we wish for peace. MSF needs a way to protect itself from the might of nations. Survival requires pragmatic thought and action. But you must still retain your ideals. If the gap between reality and those ideals ever leads you to lose them, I doubt MSF will survive. Mi chiedo però, ma quindi ora che Strangelove fa parte di MSF praticamente, non so per quanto starà o se starà per sempre, quindi sarà ricorrente? Strangelove. Is that a code name? No, just a nickname. Don't tell me you don't recognize it. From Kubrick's Dr. Strangelove, or How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb. It's a film that came out in 1964. A dark comedy about the absurdity of nuclear deterrence. You were in a movie? No, stupid. I got my nickname because of that movie. Why? Because you look like the doctor in the movie? No, that Dr. Strangelove was a man. So? Back when I was at ARPA, I kept a photo of the boss on my desk. I was totally engrossed in my research and showed no interest in the opposite sex. Plus, I had a photo of a woman on my desk. The fools around me turned it into a cruel taunt, calling me Strangelove. Even for a bunch of shut-ins who never went out to the cinema, that title seemed to ring true with them. Anyhow, in their eyes, homosexuality was something strange. They were incapable of seeing things outside the lens of their own standards. Being strange means you have your own unique point of view. I rather considered it an honor. Quindi l'ha mantenuto come... Ah, non è male. È un gran bel pensiero. Essere pragmatici vuol dire non essere empatici, quindi il tuo cervello non ci serve. So, you were with ARPA before you came here, huh? Yes. Back then, it was really the only place I could make a living from my AI research. And before that? I started out at NASA. That's where I met her. When Boss went into space? Yes. It was that incident that turned me away from aerospace engineering. Space is entirely too hazardous a place for human beings. That was why I felt an immediate need to develop AI. As it turned out, rockets later became much safer, and mankind reached the surface of the moon. In any event, it was a hollow Cold War victory. When you get down to it, a nuclear missile is just a rocket with a nuclear warhead strapped to it. Thus, taking the initiative in the space race was tantamount to a military show of force. But the budgetary strain was too big for Washington or Moscow to handle. Yes, and then there was the Cuban Missile Crisis and the Vietnam War. And then came détente. Having leapt ahead of the Soviet Union with its moon landing, America shut down the Apollo program in '72. It was around then that ARPA was downsized and renamed DARPA, the D standing for Defense. With few prospects for continuing my AI research, Coldman's invitation was a godsend. It was also a chance to have them collect data on her. The end result being this mess. But we did learn something valuable from her. The nobility of peace. Run on a mother base. Why'd you agree to come here? To Mother Base? You intrigued me. Me? Hold on. You're not planning on modeling your next AI after me. Not a bad idea, but I have no intention of ever again attempting to transplant human thought into machines. Oh, that's a relief. You are the man who inherited the boss's will. You're gathering people around you, even now, shaping them, building a new organization. I'd like to see how it turns out. You're not planning to go back to AI research? I never said such a thing. Of course my work will continue. Here? In my eyes, the growth of MSF as an organization is analogous to the development of the nervous system. The way you become intertwined, stimulate each other, branch out in new directions, is really quite inspirational. Interesting way to put it. Of course, I intend to repay you for your hospitality.
The fruits of my research will be at your disposal. Why not assign me to the R&D team? I promise you won't be disappointed. Non mi potrai mai disappointinare. Penso gli ultimi due se li sentiamo domani sera. Archivio, abbiamo qualcosa di nuovo? Simulazione di Strange Job e la missione finale di The Boss. Domani. Salvare. Sì, comunque continuiamo domani sera. Bella. E andiamo avanti facendo, che ne so, rifacendo le boss fight delle IA, così poi mi faccio lo Zik, eccetera.